sulle neoplasie del sangue. Nello specifico, il titolo di questa sessione pomeridiana è I pazienti con neoplasia del sangue e la loro qualità di vita. QOL, un modello innovativo di comprensione e di intervento. Un titolo lungo ma che descrive molto bene quello che è il lancio di un nuovo modello di collaborazione fra la scienza e le associazioni dei pazienti per andare a definire ancora meglio cosa voglia dire qualità di vita per i pazienti con neoplasia del sangue. E sono sicura che questo modello sarà universalmente valido non solo per le neoplasie del sangue, ma anche per tutte le altre patologie che hanno affinità e assonanze con questa. Quindi intanto ringrazio chi ha seguito stamattina il lancio in conferenza stampa, chi si sta collegando adesso su internet e sui vari social di AIL, di AIPASIM e di tutti i collegati. Sappiate che sarà possibile durante il webinar, che noi siamo in presenza ma qualcuno no, poter fare anche delle domande che saranno raccolte tramite un iPad specifico e verranno poi riportate alla plenaria. Ringrazio la dottoressa Nosari per questo servizio che farà durante tutta la durata del webinar. Iniziamo quindi questo convegno, incontro in cui andremo a definire meglio insieme agli esperti, insieme agli ematologi professionisti che vengono anche dall'estero, ma anche agli stessi pazienti, che cosa voglia dire qualità di vita. Prima di questo passiamo ai saluti e quindi ringrazio il dottor Toro, il dottor Cafiero, il dottor Vignetti che sono qui per fare un intervento prolusivo al convegno e rappresentarci un po' rispetto agli organi che rappresentano quello che è il loro punto di vista su questo argomento. Dottor Toro, a lei la parola. Grazie, dottoressa. Buon pomeriggio a tutti. Un saluto, permettetemi di farlo al dottor Pasini, che sicuramente ci ascolta e ci vede, che è stato l'anima di questa iniziativa. E proprio da questo vorrei partire. Ho avuto la fortuna di sentire il dottor Pasini qualche mese fa, quando mi propose di fare insieme un momento di riflessione sulla malattia mielodisplasica in occasione della giornata nazionale. Beh, io come AIL ho accolto subito con grande entusiasmo questa proposta, anche perché su questo argomento in AIL non avevamo fatto mai dei grandi approfondimenti, quindi ci sembrava l'occasione giusta per approfondire questo tema e in particolare creare questo rapporto con l'AIPASIM. E allora ci siamo dati appuntamento in AIL per mettere a punto l'iniziativa. Ecco, quindi molti delle persone che siamo qui abbiamo partecipato a questo incontro, la dottoressa Oliva, il dottor Vignetti e altri. E a quel punto, quando il tema, oltre la malattia, oltre gli aspetti clinici della malattia, l'interesse per la patologia, mi è stato presentato come una innovazione sul tema della qualità della vita, mi è stato presentato come un progetto nuovo che si aggiungeva già a quello che era un interesse che è nato negli ultimi anni sulla qualità della vita, e a quel punto il nostro entusiasmo è stato contagioso, per cui abbiamo preparato questa iniziativa e l'abbiamo preparata, riteniamo, ai massimi livelli. Gli ospiti che ci onorano oggi della loro presenza sono tra le persone che a livello mondiale hanno grande autorità. Saranno affiancati dai nostri clinici che fanno capo al GIMEMA, che da oltre 15 anni si occupano di qualità della vita. Ma la novità qual è? La novità è che al di là di quello che rappresenta la qualità della vita, cioè
il sostegno ai malati, tutto quello che AIL da 50 anni fa e tante altre associazioni fanno per sostenere i malati durante la malattia, che in genere per quanto riguarda le malattie del sangue è molto lunga, faticosa e onerosa. Oggi mettevamo in campo un altro tassello, quello di un protocollo raffinato e sofisticato che ci consente di penetrare meglio nella vita del paziente, nel suo stato d'animo, nella sua condizione psicologica e morale. Tutto questo naturalmente non è solo un fatto teorico, ma ci può dare grandissime indicazioni anche per quanto riguarda la terapia. Quindi un tassello importante che si aggiunge alla scienza della qualità della vita, ma in generale nella buona salute del paziente. È sempre stato per noi di AIL un motivo di lavoro e di approfondimento il fatto che sia la clinica che la qualità di vita del paziente, il sostegno durante la malattia dovessero andare in maniera parallela, perché l'uno influenza l'altro. Per cui noi siamo particolarmente soddisfatti che oggi abbiamo la possibilità di questo incontro ai massimi livelli per poter conoscere meglio non solo le innovazioni di cui ci parlerà la dottoressa Oliva, che noi ringraziamo per il suo impegno per realizzare questo incontro, ma soprattutto le autorevoli opinioni dei nostri ospiti che appunto ci onorano della loro presenza. Grazie dottor Toro, presidente AIL che non ha bisogno di presentazioni, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che insieme ad AIPASIM, giusto appunto l'Associazione Italiana di Pazienti Sindrome Mielodisplastica, ha organizzato questo incontro a questi livelli così alti come lei ha sottolineato. Ha chiamato in causa anche il presidente Paolo Pasini, che non potrà essere qui con noi oggi, ma che ci ha mandato un saluto che chiedo alla regia di mettere in onda. Amici relatori, amici promotori, cari partecipanti, buona giornata a tutti voi. Oggi io non sarò con voi, il mio costo alle rotte, rischio vacanze, me lo impediscono. E vi devo dire con grande rammarico, perché su questo progetto c'è tutta la mia passione. Mi è stato caro fin dall'inizio della mia vita con la mielodisplasia, da paziente prima e da fondatore di AIPASIM dopo. Il mondo del malato, come sapete, parte con lui e torna a lui dopo il suo percorso di cura e di vita, e quindi gli elementi obiettivi della malattia, quelli soggettivi, si accompagnano sempre a quegli obiettivi nel suo vissuto. Cogliere gli aspetti a beneficio della persona malata, del sistema sanitario e dell'economia generale è quindi l'obiettivo che ci siamo posti. A voi oggi dargli una prospettiva. Ringraziamo il presidente di AIPASIM per questo saluto che, nonostante le condizioni di salute non perfettissime, ha voluto mandare. Qui con noi c'è il vicepresidente di AIPASIM Giuseppe Cafiero, al quale passo la parola per un saluto di persona. Completo quanto ha già detto il presidente di AIL e il nostro presidente Pasini con due brevissime considerazioni. Ovviamente anche da me il saluto ai relatori e a tutti coloro che si sono impegnati in questa giornata e per il successo di questa giornata che ci vede in una sede ancora una volta estremamente prestigiosa. Le considerazioni che voglio fare io sono queste. AIPASIM è un'associazione piccola perché si riferisce a uno specifico tipo di patologia ematologica che da un certo punto di vista è un bene, è una malattia rara e quindi impegna un numero limitato di pazienti, riguarda un numero limitato di pazienti,
ma è al tempo stesso anche una nostra caratteristica, perché ci permette di focalizzare la nostra attività proprio e specificamente sui pazienti di questa categoria. Però per poter fare qualcosa di utile, data la nostra limitata dimensione, noi abbiamo bisogno, come fa la remora sul pesce cane, se il paragone non è irriverente, di appoggiarci a delle specie più ampie che hanno una possibilità di movimento maggiore e che ci trasportano nel mondo della medicina. E mi riferisco ad AIL, non perché, l'ho detto prima, non voglio essere irriverente paragonandola a un pesce cane. AIL però ha la dimensione, la potenza che permette di organizzare cose a questo livello di qualificazione e ha un'altra caratteristica a noi molto utile, ha una rete di volontari che sul territorio ci permette di veicolare la nostra comunicazione, in qualche caso la nostra assistenza, ed è in definitiva una dimostrazione come la sinergia in cui anche il piccolo può contribuire in qualche misura porta a risultati positivi per gli uni e per gli altri. E di questo noi vogliamo essere grati ad AIL, perché senza la loro collaborazione la nostra possibilità di incidere sul problema sarebbe molto più limitata. Quindi anche questo è sicuramente un elemento ben presente e cosciente nella nostra strategia. Un'altra cosa che caratterizza la nostra azione, e qui farò rapidamente il punto, è che noi non abbiamo la pretesa e la possibilità di operare nel mondo della ricerca e nel mondo dell'assistenza. Ci sono strutture ben più qualificate, di cui voi stessi siete testimoni, e invece a noi compete in modo esclusivo la gestione, no, esclusivo per noi, non per gli altri, la gestione di tutte le caratteristiche e le condizioni dei pazienti. E non solo. Ecco, quindi l'altro elemento che caratterizza la nostra attività è l'attenzione da dare anche ai caregiver. Perché cito questo? Perché grazie ai progressi della medicina la nostra malattia, anche se ha una natura oncologica in senso lato, è una malattia che non guarisce ma che può essere sempre più cronicizzata. Purtroppo certi tumori o si risolvono o portano a una condizione esiziale. Noi invece abbiamo come obiettivo la continuità della vita del malato e per questa continuità è importante anche la figura di chi gli sta accanto e questo è uno degli elementi su cui la nostra strategia oggi e in futuro andrà sempre più focalizzandosi e questo è, se vogliamo, uno dei compiti che è possibile senza ledere le aree più nobili ma non più importanti della ricerca e della clinica. Grazie. Grazie a lei, dottor Cafiero. Abbiamo detto che AIPASIM e AIL insieme hanno organizzato questo convegno che ha ottenuto il patrocinio di Fondazione Gimema, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, e di FISIM, Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche. Abbiamo qui quindi il presidente Marco Vignetti della Gimema, a cui passo la parola per uno saluto introduttivo. Grazie. Grazie a chi è presente. Acceso? Ok, a posto. Quindi grazie dottoressa Scopinaro, grazie a tutti i presenti. Io ho l'onore di rappresentare qui e ringraziare da parte del Gimema e dire cosa il Gimema sta cercando di portare avanti in questo ambito, nell'ambito dei Patients Reported Outcomes e della qualità di vita per i pazienti con sindrome mielodisplastica. Cos'è il Gimema? È una rete, è un network. La sua caratteristica è di essere stata inventata quasi 50 anni fa, alla fine degli anni 70, da un piccolo gruppo di giovani ematologi guidati da Franco Mandelli, un visionario che quella che oggi consideriamo l'organizzazione modello da realizzare ancora, la rete per assistere i pazienti, l'aveva già compresa e l'ha realizzata negli anni '80. Una rete tesa alla ricerca, ma soprattutto
a diffondere, a formare gli ematologi, i centri di ematologia e ad assistere i pazienti nella sede in cui i pazienti vivono, una rete sul territorio nazionale. E in questo ambito visionario già quasi 20 anni fa quest'uomo comprese l'importanza di una nuova disciplina, soprattutto per l'ematologia, quella dei cosiddetti Patients Reported Outcomes, che noi traduciamo in italiano qualità di vita, ma è un termine un po' confondente, quindi delle informazioni riferite dai pazienti per riuscire a comprendere meglio l'evoluzione della malattia. Di questo oggi si parlerà, in questo ambito il GIMEMA ha fatto tanto, ha condotto tanti studi in questi ultimi 15 anni grazie al team guidato da Fabio Efficace, siamo orgogliosi di questo per ciò che questi studi significano soprattutto per i pazienti, farli diventare protagonisti non soltanto così a parole, ma realmente nel definire la loro patologia e quindi nell'indirizzare meglio le terapie e i percorsi terapeutici. Io concludo così e vi ringrazio e diamo senz'altro l'avvio ai lavori concreti. Grazie a voi, grazie. Diamo adesso l'avvio alla parte dei relatori. Ricordo che il coordinamento scientifico dell'evento è stato fatto dalla dottoressa Ester Oliva e chiamo qui al palco il dottor Caocci, ematologo e psicologo dell'ospedale Bosinco di Cagliari, per la prima relazione che riguarda proprio la qualità di vita, il valore della voce del paziente. Grazie a tutti, grazie ai PASIM e a AIL per questo invito così gradito. Il mio compito è appunto quello di parlare del rapporto medico-paziente e dico subito quello che di fatto costituisce il nucleo del mio messaggio. E non lo dico io, lo dico una persona che è vissuta 2500 anni fa, Ippocrate, e cioè che sapere che tipo di persona ha quella malattia conta di più che sapere che tipo di malattia ha quella persona. Questo è fondamentale, non esiste il paziente con sindrome mielodisplastica, esiste quel paziente con sindrome mielodisplastica e quell'universo, quel particolare paziente con le sue caratteristiche e le sue aspettative. Finora erroneamente, devo dire, si è impostato un modello di rapporto medico-paziente basato esclusivamente sull'importanza della patologia e del medico, quindi solo la patologia conta, le alterazioni che possiamo misurare, l'emoglobina, il valore delle piastrine, il valore dei globuli bianchi, e solo il medico è l'esperto della patologia, l'unico che può fare una diagnosi, può dare una terapia, può interpretare dei sintomi. Ora però il problema di questa relazione, che è asimmetrica, e questo è giusto perché per una questione di conoscenze la relazione medico-paziente è asimmetrica, però in questo tipo di relazione il medico utilizza le sue competenze per scegliere quello che deve fare e in fondo la scelta del paziente, le preferenze del paziente vengono relegate in secondo piano. E quindi il medico ha un elevato controllo sul rapporto medico-paziente e nel colloquio medico-paziente, ha un flusso di informazioni unidirezionale. Cosa vuol dire? Che sono io che ti dico come stanno le cose, sono io che faccio la diagnosi, ti dico che cos'hai, ti dico cosa devi fare. Non ho un feedback dal paziente, quindi non mi interessa capire che cosa il paziente ha capito, e chiaramente mi esprimo con un tipo di linguaggio estremamente tecnico. Dire a un paziente tu hai una sindrome mielodisplastica con sideroblasti ad anello è un linguaggio estremamente tecnico, per cui il paziente dice sì dottore, ma quindi? E quindi in questa situazione spesso e volentieri il paziente non capisce più di un certo tanto.
E vorrei a questo proposito anche farvi vedere un piccolo breve video di 3 minuti tratto da un film del noto regista, visto che siamo a Roma, Nanni Moretti, che appunto ha la disavventura di avere una problematica medica. Lui aveva un prurito da diverso tempo, per cui inizia a girare da medico a medico, i medici non lo ascoltano e alla fine si scopre che lui ha un linfoma e gira questo piccolo spezzone. Sono arrivati i vaccini. Solo per scrupolo voglio chiedere un parere a un mio amico immunologo. Ciao Guido, sono Nanni. Bene, abbastanza bene. Senti, io ora non ti sto a spiegare tutto quello. Insomma, io 1 mese e mezzo fa ho fatto delle prove allergometriche e sono risultato allergico a molti cibi. Ho ordinato un vaccino che oggi è arrivato. Io naturalmente Come lo shock anafilattico? Mi dice che quel tipo di vaccini sono inutili e c'è anche il rischio di uno shock anafilattico. Il mio prurito non c'entra con l'allergia alimentare, quella fa venire orticaria, cioè bolle in tutto il corpo, sì, e non un semplice prurito. Respiri. Mentre io faccio l'attack alla testa, il radiologo della clinica ha davanti a sé già l'attack al torace e ne parla con Silvia e Angelo. Dice che io, secondo lui, ho un sarcoma al polmone. Gli domandano cos'è e lui risponde un cancro al polmone e dice che secondo lui la mia situazione è incompatibile con qualsiasi tipo di cura. Per fortuna il radiologo non ci ha indovinato. Mi operano 2 giorni dopo quest'attack e il mio amico medico, a cui chiedo di assistere all'operazione, poi mi dirà che il chirurgo, durante l'intervento, guardando in un vetrino un pezzetto che mi avevano appena asportato, aveva detto: mi gioco una palla che questo è un linfoma Hodgkin. 2 no, ma una sì. Il linfoma Hodgkin è un tumore al sistema linfatico, un tumore curabile. Poi un giorno a casa sfoglio un manuale che si chiama Enciclopedia Medica Garzanti e alla voce linfomi c'è scritto: i sintomi sono prurito, dimagramento, sudorazione. Una cosa però l'ho imparata da tutta questa vicenda. I medici sanno parlare, però non sanno ascoltare e ora sono circondato da tutte le medicine inutili che ho preso nel corso di 1 anno. I medici sanno parlare ma non sanno ascoltare. Questo è un qualcosa che il grande regista coglie e che spesso si coglie nel rapporto medico-paziente. E i pazienti sono insoddisfatti perché sembra che il medico non li ascolti. Sapete quanto tempo intercorre prima che un paziente venga interrotto dal medico in un dialogo di media? Solo 18 secondi. Quindi il paziente è insoddisfatto da questo punto di vista. Appunto, si parla estremamente un linguaggio specialistico. Spesso e volentieri noi medici abbiamo un'attitudine di parlare dall'alto verso il basso e abbiamo paura di una second opinion, cioè abbiamo paura del fatto che il paziente ci dica: ma dottore, le secca se io vado fuori a verificare se veramente le cose stanno così, a chiedere un altro parere? E in più l'altro problema è che noi pensiamo di comunicare tutto con le parole. In realtà, in una relazione asimmetrica di comunicazione, è pochissima la quantità di informazioni che comunichiamo con le parole. La maggior parte delle cose si comunicano in maniera non verbale o in maniera paraverbale, cioè con il tono di voce, con i silenzi, con le preoccupazioni, con le enfasi, con il mio modo di essere. Comunichiamo appunto al paziente e il paziente comunica al medico. Comunicare è un legare insieme il medico con il paziente. È per questo che è molto importante invece passare a una medicina che sia centrata sul paziente. Cosa vuol dire? Che senz'altro dobbiamo trattare la patologia, ovviamente siamo medici, ma dobbiamo anche comprendere quella che è l'agenda del paziente. Che cosa intendiamo, che cosa si intende per agenda del paziente? Si intende quel vissuto che il paziente porta con sé, dato dall'impatto che la malattia ha nei suoi confronti. E di che cosa è fatta questa agenda? È fatta di emozioni,
chiaramente la diagnosi di una sindrome mielodisplastica, di una malattia del sangue, genera delle emozioni che sono molto importanti. È fatta di idee, il paziente viene dal medico e ha delle idee, si fa un'idea su quello che ha, oppure non se la fa per niente, quindi è molto importante esplorare che cosa il paziente si aspetta. Appunto, il paziente ha delle aspettative nei confronti del medico che vanno discusse in un corretto rapporto medico-paziente, e poi occorre esplorare il contesto. Anche questo è molto importante. Se vogliamo che le nostre terapie siano efficaci, bisogna capire se quel paziente è solo oppure ha una famiglia che lo supporta, degli amici che lo aiutano, perché altrimenti è inutile che noi programmiamo un percorso terapeutico se poi quel percorso non può essere svolto e il paziente non lo svolgerà mai. Le emozioni. Ho preso questo testo di un paziente che è stato trapiantato tanti anni fa di midollo, un giornalista del Sole 24 Ore, in cui dice: una forma di leucemia, vi dice la dottoressa, continua la dottoressa, sempre impassibile, come se stesse elencando i dati anagrafici allo sportello delle tasse. Invece mi sta parlando di un terribile tumore, leucemia. La parola mi si conficca nel costato come una lama tagliente, come gli artigli di una pantera. Vedete quante metafore. Mi sembra che per un attimo la circolazione del sangue si blocchi e il cuore si fermi. Mi sento prima raggelare, poi avvampare di caldo. Ho nelle orecchie uno strano fruscio. Di fronte a me scorrono parole come interferone, autotrapianto, trapianto di midollo. Chiedo incerto qualche spiegazione. La dottoressa è gelida nel suo camice bianco, con la faccia sempre uguale. Mi sembra addirittura che sfugga il mio sguardo. Non una parola di conforto, non un sorriso, non una indicazione di speranza. Solo l'elenco sommario di possibili cure. Vedete l'impatto che una parola come leucemia ha nelle emotività del paziente e nello stesso tempo la scarsa empatia che in questo caso la paziente ha, la dottoressa nei confronti del paziente. Quindi è importante confrontarsi con il vissuto di malattia del paziente e questo consente di prendersi cura e di essere maggiormente efficaci nelle nostre terapie. È un metodo che ci fa perdere tempo, in sintesi dico di no. Questo è un metodo che anzi aiuta a salvare il tempo, a guadagnare tempo, questo modello centrato sul paziente e su quello che il paziente è. Con Fabio Efficace, che è stato citato prima, abbiamo pubblicato un lavoro sulle sindromi mielodisplastiche in cui abbiamo suddiviso in 3 gruppi i pazienti che hanno un'attitudine passiva, cioè che preferiscono che sia il medico a decidere il da farsi completamente, un paziente collaborativo, vale a dire che prende le decisioni insieme al medico, e un paziente con un'attitudine attiva, cioè è lui che vuole prendere la decisione finale. Abbiamo visto in un campione di oltre 500 pazienti con mielodisplasia che, ahimè, prevalgono i pazienti passivi, oltre il 47%, ed è su questi che bisogna lavorare, a mio giudizio, per cercare di spostare questi pazienti in un setting collaborativo, cioè la collaborazione tra medico e paziente è la cosa più importante. Il paziente spesso non chiede informazioni prognostiche, in questo lavoro solo il 60% dei pazienti chiede una prognosi, mentre il 40% non la richiede. E cosa molto importante, se noi chiediamo ai medici che seguono i pazienti con mielodisplasia se ritengono importante coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche, purtroppo c'è un 20% ancora di medici che ritiene non importante coinvolgere il paziente e un 29% che ritiene abbastanza importante coinvolgere il paziente. E questo dipende dal fatto che valutano molto bassa la qualità della vita del paziente o che si trovano davanti un paziente che non chiede informazioni sulla propria prognosi. Questa è una tabella un po' difficile, ma non mi dilungo, devo solamente dire che in questo studio abbiamo visto che la concordanza, ne parlerà Ester Uliva sicuramente successivamente, la concordanza sulla qualità della vita tra ciò che il paziente dice di avere e quello che invece il medico ritiene che quel paziente abbia è molto bassa, è inferiore al 30%. Normalmente noi pensiamo che il paziente stia molto meglio di come invece realmente lui sente di stare e questo può portare a dei bias, per esempio nell'arruolamento dei protocolli.
In questo articolo recentemente pubblicato abbiamo cercato di portare avanti dei comportamenti che a nostro giudizio sono importanti per comunicare efficacemente con le persone e con i pazienti. A nostro giudizio tutto questo va anche insegnato nella facoltà di medicina. Noi abbiamo un corso in facoltà di medicina di Cagliari di comunicazione medico-paziente, dove appunto cerchiamo in qualche modo di insegnare questi aspetti al medico, che riteniamo essere estremamente molto importanti. Naturalmente questa è una virtù dei piccoli passi, non possiamo pensare che si cambi rapidamente e di colpo, ma certe abilità comunicative possono favorire il rapporto col paziente. A noi spesso capita un paziente, per esempio oppositivo, faccio un esempio di Carlo, non se ne parla neppure, non pensa che io posso venire in ospedale una settimana al mese col lavoro che mi porta in capo al mondo, ho 100 dipendenti, tra l'altro buttato qui dalle 8 del mattino fino all'arrivo della chemio, e poi il fine settimana è l'unico momento di relax con la mia famiglia. Se vuole possiamo controllare insieme i miei impegni e decidere di conseguenza. Il medico è tentato di dire: io devo dire cosa è meglio per lei e per la sua salute, poi lei faccia un po' come le pare. Questo è sbagliato, questa è una posizione appunto di quel rapporto medico-paziente spostato sul medico estremamente erronea a mio giudizio. Invece dice: ha ragione, forse non ce la faremo a fare un farmaco demetilante, ma le sto chiedendo davvero troppo, non posso certo pretendere che di colpo metta da parte impegni così importanti. Ma come, dottore? Mi aveva detto che ne avevo bisogno, devo fare qualcosa contro la malattia. Sì, capisco, ma vedo che è molto impegnato, ma so anche che è un grande organizzatore al lavoro. Potrebbe scegliere lei tra fare la puntura una sola volta al mese, dal lunedì al venerdì e poi il lunedì e il martedì, oppure riprendere il ciclo successivamente il lunedì e il martedì. Ci penserò, in linea di massima scelgo la seconda opzione, d'altra parte sono un ottimo organizzatore. In questo modo il medico ha ottenuto una collaborazione attraverso delle tecniche di comunicazione sulle quali non mi attardo, che sicuramente possono aiutare in questo senso. Anche nei pazienti non collaborativi o passivi, attraverso la possibilità di chiedere che cosa preoccupa maggiormente il paziente ed entrare nella sua preoccupazione, fare capire come una terapia possa realmente agire, per esempio pulendo in questo caso il DNA, spiegando con una metafora che cosa il farmaco determina, può aiutare nella comunicazione col paziente e quindi ottenere una collaborazione. Termino con questa frase tratta da un libro molto bello che consiglio a tutti di leggere, è scritto da un medico neurochirurgo che a un certo punto si ritrova dalla parte del paziente perché scopre di avere un tumore al cervello e lui dice non lo sapevo, eppure avevo imparato qualcosa che non si trova in Ippocrate, Mosè Maimonide e Osler. Il compito del medico non è respingere la morte o riconsegnare i pazienti alla loro vecchia vita, ma prendere tra le braccia i pazienti e i loro familiari, le cui vite si sono disintegrate, e lavorare finché non saranno in grado di risollevarsi e affrontare la loro esistenza trovandole un senso. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottor Caocce, grazie per questa essersi messo dalla parte dei pazienti e che permea tutte le sue parole. Io porto a casa l'ascolto che deve essere dovuto nei confronti dei pazienti e che è stato sottolineato anche nel brano che ha riportato del film di Nanni Moretti, l'ascolto che permette una diagnosi precoce quando c'è da fare una diagnosi, l'ascolto che permette una maggiore aderenza terapeutica, un miglior risultato rispetto a quelle che sono le cure al momento in cui la diagnosi è fatta e le terapie sono somministrate. L'ascolto che deve portare a capire bene qual è il contesto nel quale il paziente vive per scegliere l'alternativa terapeutica migliore per quello specifico paziente quando ce ne sono di diversa somministrazione fra una domiciliare, fra un'ospedaliera e quant'altro. E il linguaggio che deve essere adattato al contesto, perché altrimenti si rischia di creare distanza anche laddove distanza non c'è.
A maggior ragione, dopo la sua testimonianza di medico vicino ai pazienti, vediamo un po' invece dall'altra parte della barricata, che tale non dovrebbe essere, come il paziente vive il suo percorso di persona che a un certo punto, da segni, sintomi, si trova a dover cominciare a cercare una diagnosi, e poi quando arriva questa diagnosi. Quindi grazie per la testimonianza che in questo momento ci sarà portata. Buon pomeriggio a tutti. Prima di presentarmi vorrei ringraziare Aipasim e il professor Caocci per avermi invitato, per avermi dato questa opportunità, un'occasione per me per conoscere l'associazione e per conoscere l'universo che gravita intorno alla mielodisplasia. E questo mi aiuta a sentire che c'è una comunità intorno a me con cui posso condividere un sentire comune. Mi chiamo Claudia Cicalò, ho 52 anni e vivo a Cagliari. Fino al 2018 la mia vita era fortunatamente una vita piena e in salute. Un marito, 2 figli, un lavoro a tempo pieno, lavoro come assistente sociale per il Ministero della Giustizia, una vita normale, come tante. Sono stata persino donatrice di sangue all'Avis, immaginate un po'. Ed è stato proprio un medico dell'Avis, un giorno nel 2018, a dirmi che non poteva farmi il prelievo di sangue per la donazione, in quanto il valore dell'emoglobina era al di sotto del livello minimo consentito. Si aggirava intorno a 10,5 all'ora. Mi prescrisse una serie di esami da concordare col medico curante. E questo è l'inizio della mia storia di malattia. Solo che allora non potevo immaginare quello che avrei scoperto pochi mesi dopo. Quando ritirai quei referti, ricordo che chiamai mio marito, Daniele, che come sempre mi sostiene, e gli dissi che i valori dell'emocromo erano piuttosto bassi. E lui mi disse: ma magari stai tranquilla, si tratta di un ferro basso, ma consultiamo un ematologo. In effetti, negli ultimi mesi mi sentivo un po' più fiacca del solito, ma non vi diedi peso, perché la mia vita era troppo piena di cose da fare per soffermarmi ad ascoltarmi, a sentire come mi sentissi. Assumevo qualche integratore e andavo avanti. Però quei referti mi impensierivano, non mi facevano stare tranquilla. E così il caso volle che ne parlassi con una collega a lavoro, e questa collega, guarda caso, conosceva bene il dottor Caocci e mi mise subito in contatto con lui. Non avrei potuto trovare un medico migliore, un medico umano, preparato, di rara disponibilità. Rispondeva alle mie mail a qualunque ora del giorno e della notte. Io credo che certi incontri non arrivino mai per caso. E con lui feci il mio primo puntato midollare nel 2019 presso l'ospedale Businco di Cagliari, dove tuttora sono in cura. Ricordo che ero terrorizzata dalla paura di provare dolore, di entrare nel tunnel ospedaliero, fatto di prelievi, di camici, di code interminabili, di attese, di odori di disinfettanti, di persone che soffrono. Però era andata, il puntato l'avevo fatto, il professore era stato delicatissimo, però la diagnosi confermò quello che già mi aveva preannunciato, cioè una sindrome mielodisplastica, per fortuna a basso rischio evolutivo. Quindi nella sfortuna sono stata anche fortunata. Ho preso una malattia rara in un'età relativamente giovane, però è un basso rischio. E con il professore concordammo un secondo consulto a Milano dal professor Della Porta, con cui ebbi un iniziale confronto attraverso una televisita.
anche lui luminare di indiscussa preparazione. Mi parlava in modo semplice, umano, comprensivo, empatico, era gentile, umile. Mi diede persino il suo recapito mobile e io continuo a confrontarmi con lui saltuariamente. Resta per me anche lui un indispensabile punto di riferimento. Ho sempre pensato che le persone di grande valore professionale, tanto più dei medici, lo abbiamo visto adesso nella relazione del professor Caocci, diventano speciali se ascoltano il paziente, se accorciano quella distanza data dal legame umano, dalla comprensione empatica. Nel mio lavoro sociale so bene che cosa voglia dire relazione di aiuto con la persona. A Milano, nel febbraio del 2020, ho rifatto la valutazione midollare che ha confermato la diagnosi e l'assenza, per fortuna, di mutazioni genetiche. Anche questa è una fortuna perché i miei figli non rischiano di ereditare la malattia. La differenza sostanziale che ho trovato tra Cagliari e Milano sta nelle opportunità di terapie sperimentali che probabilmente, se fossi vissuta a Milano, avrei potuto fare. Attualmente la mia unica terapia è l'eritropoietina, assumo 2 fiale alla settimana, da 40.000 unità. Nel dicembre 2020 il valore dell'emoglobina crolla a 7,2. Il professor Caocci mi dice che era giunto il momento di fare la trasfusione. Momento che fino allora io avevo rimosso, per me non esisteva, in quanto pensavo che non mi sarebbe potuto succedere, una sorta di negazione del rischio paventato. Non mi nascondeva neppure che la malattia avrebbe potuto avere un esito progressivo, cioè che potrei peggiorare, come in effetti è successo finora. Mi sentivo sperduta, non sapevo cosa fare, non sapevo cosa mi sarebbe potuto succedere. Se non ci fosse stato mio marito, probabilmente in quel momento sarei crollata. Quello è stato il momento topico da quando ho preso coscienza della malattia. Apro la porta del reparto di ematologia del centro trapianti midollo osseo al 6° piano dell'ospedale Businco di Cagliari. Mi accoglie un'infermiera e mi indica la sala in cui devo fare la trasfusione. Sulla soglia osservo 2 persone, hanno circa 65 anni, 2 pazienti che fanno la trasfusione e chiacchierano della loro storia di malattia. Io non riesco a trattenere le lacrime e un po' mi vergogno perché i loro volti esprimono tutta la loro sofferenza. Non riuscivo ad accettare che tutto ciò potesse essere normale. Da quel momento però ho preso coscienza di essere anche io una malata, una paziente malata, e gradualmente ho iniziato ad accettare ciò che mi stava capitando. Nel frattempo il professor Caocci ha fatto sì che potessi essere presa in carico da 2 dottoresse specializzate proprio nell'ambito delle mielodisplasie. Inizialmente questo passaggio mi ha un po' destabilizzato, c'erano molti più pazienti e io mi sentivo una delle tante. Però adesso sono contenta, ho trovato 2 medici in gamba, preparate, molto disponibili e umane. Da quel momento utopico, mi sono resa conto di dover cambiare il mio approccio con la vita. Per carattere sono una persona ottimista, tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ho reagito con una forza che non pensavo di avere e con il sorriso come arma e tanta voglia di farcela. La voglia di veder crescere i miei figli. Ho scoperto il benessere di una vita all'aria aperta, ho iniziato a camminare, a scoprire i benefici psicofisici di questa attività che ora mi accompagna quotidianamente. La musica nelle orecchie, la testa si svuota da tutti i pensieri, dallo stress accumulato. Mi sento meglio, mi rigenera, mi sento più energica. La qualità della mia vita oggi non è molto diversa da prima.
Certo, le visite mensili, i prelievi, le attese, il momento trasfusionale sono un appuntamento fisso che fanno parte della mia nuova routine. Certo, io non mi abituerò mai alle trasfusioni, ma ne ho accettato la necessità. Continuo a vivere giorno per giorno, godendo delle piccole cose a cui prima magari non davo peso, e ho imparato la differenza tra essere viva e sentirmi viva. Tante cose possono essere migliorate nella vita di un paziente, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle opportunità terapeutiche, dei tempi di attesa, ma la cosa che più conta per me è proprio quella che diceva il professor Caocci, è quella di sentirmi ascoltata e accolta dai medici, dal personale infermieristico e da tutti coloro che a titolo professionale gravitano intorno ad un ospedale. Un ospedale è una parola importante, non dimentichiamoci, che accoglie le persone che stanno male. Vorrei che la mia storia fosse di incoraggiamento per tutte quelle persone che come me si sono ammalate. È un percorso che si può affrontare e che possiamo condividere insieme come oggi. Grazie, grazie e grazie a tutti di cuore per avermi ascoltata. Grazie a Claudia anche per il coraggio di mettersi in gioco e di denudarsi di fronte a tante persone, raccontando il suo percorso di persona che si trova ad impattare con una malattia rara e sconosciuta, con nessuna idea di quello che poteva succedere nella sua vita nel futuro e la consapevolezza che poi la malattia l'avrebbe e la accompagnerà per tutta la vita. Quindi grazie ancora per questa testimonianza che mette in luce ancora una volta come i pazienti siano prima di tutto persone che hanno fra le caratteristiche quella di avere una patologia, ma sono essenzialmente delle persone che impattano con il sistema sanitario. Adesso chiederei alla dottoressa Nosari se ci sono domande che sono arrivate magari dal pubblico, se c'è qualcuno anche qui in sala che ha voglia di fare un commento o di dire qualcosa rispetto a questo argomento o di fare domanda ai relatori che si sono fin qui avvicendati. Ci sono delle domande da parte del pubblico online relative alla loro patologia, sia per quanto riguarda la mielodisplasia che per quanto riguarda altre patologie ematologiche. Io comincerei a farne uno o due perché vedo che ne stanno arrivando numerose, quindi cercheremo di rispondere ai pazienti il più possibile. La prima domanda direi che è per la professoressa Oliva ed è un paziente a rischio basso moderato con un fabbisogno di trasfusioni di 2-3 al mese, cioè 2 o 3 volte al mese 2 sacche, quindi abbastanza consistente. E questo paziente dice che trasfonde ogni volta che l'emoglobina scende sotto gli 8 grammi. Gli interessa se fino d'ora o se sarà possibile nel futuro avere delle cure che possono ridurre questo supporto trasfusionale che è impegnativo. Allora, per quanto concerne la mielodisplasia a basso rischio, lo scopo di ogni trattamento è migliorare l'anemia, la neutropenia, la piastrinopenia e conservare o migliorare la qualità della vita. E tutti i nuovi trattamenti che io penso che abbia già fatto l'eritropoetina e magari ha fallito. Penso che non abbia sideroblasti ad anello perché altrimenti potrebbe essere un candidato a ricevere luspatercept. Ma ci sono tutti nuovi trattamenti che sono in sperimentazione che mirano a abolire la trasfusione dipendenza e possibilmente migliorare l'anemia. Per cui c'è un grande impegno della comunità scientifica
medica per accontentare questo bisogno dei pazienti. Quindi già posso dire che ci sono in Italia già 2 sperimentazioni attive con nuovi farmaci proprio per questo scopo. Perché interessa un paziente con mieloma multiplo. Questo paziente sta facendo la terapia di induzione e ha in programma il trapianto autologo. Ha 49 anni e vorrebbe capire, ipotizzare quale sarà il suo futuro di vita in questa situazione. Quindi un mieloma, multiplo, prima diagnosi, induzione, 49 anni, 49 anni, ha programmato un trapianto autologo, vuole sapere dopo il trapianto cosa lo aspetterà. Quali saranno le prospettive? Lui sta facendo la terapia migliore in questo momento per quello che sono le conoscenze attuali per il mieloma, e se sta andando verso il trapianto è probabile che sia un doppio trapianto, e se riesce a completare tutto il trattamento ha delle ottime probabilità di ottenere quella che noi chiamiamo una lunga remissione o una lunga sopravvivenza libera da malattia. Il mieloma non è una patologia che oggi come oggi riteniamo che sia guaribile, e questo è una cosa importante che il paziente sappia, ma questo non significa che lui non starà bene, perché lui potrà vivere con questa patologia in una forma di remissione completa, quindi come se la malattia non ci fosse più, quello che stamani dicevamo cronicizzare, tra virgolette, una patologia, e quindi avere una vita praticamente normale, auspicabilmente anche per oltre 10 anni. Ovviamente non è possibile prevedere come evolve il singolo paziente. Noi sappiamo in linea di massima come vanno le cose su un gruppo di pazienti come lui. Non possiamo prevedere il futuro di questo singolo paziente, però possiamo dirgli che lui viene curato con l'obiettivo di ottenere una condizione che gli permette di vivere come se la malattia non l'avesse, e speriamo che questo si verifichi. Grazie professor Vignetti. Mi fermerei qua per questa volta. C'è una domanda del pubblico che Una posso utilizzare? Buonasera, per il professor Vignetti, sono qui. Con riferimento alla risposta che ha appena dato, sono un paziente di 62 anni con mieloma multiplo, fatto il trapianto autologo, è fallito, e quindi dopo 2 anni, 3 anni di chemio, adesso sono passato agli anticorpi monoclonali, che però non stanno dando dei risultati eccezionali. Quella previsione che lei ha fatto, che è sempre brutta capire, i 10 anni, nel caso di mieloma multiplo ricettivo, come il mio, è un qualche cosa che si può, diciamo così, mettere in parallelo alla risposta che lei ha dato, o ci sono... So che è molto difficile rispondere a questo, però è chiaro che, ci siamo detti prima, la comunicazione medico-paziente è importantissima, e capire anche il tempo che uno ha davanti per poter prendere anche certe decisioni per il paziente è molto importante. Insomma, oggi sono in una posizione molto difficile perché, e le dico perché è difficile parlare con un paziente che uno non conosce come storia, come precedenti e tutto quanto, no? E quindi io mi auguro anzitutto che lei di queste cose riesca a parlare con i suoi ematologi curanti, perché loro hanno più elementi di quelli che posso avere io. Ovviamente l'altra cosa che le devo dire è questa. Ho letto un articolo recentemente che diceva che i medici hanno il complesso della sfera di cristallo.
La verità è che a noi medici spesso viene chiesto di prevedere il futuro e questo onestamente noi dobbiamo dire che non siamo in grado di farlo. Quindi io onestamente non so rispondere alle sue giustissime domande. Quanto tempo, se lei potrà avere una nuova risposta buona con questi farmaci che sta facendo ora e se ce l'avrà per quanto tempo durerà, perché non siamo ancora in una situazione in cui siamo in grado di prevedere qual è l'evoluzione della malattia nel singolo paziente. E questa è la risposta onesta da dare. Accanto a questo le posso però dare una risposta un po' più incoraggiante, diciamo così, che nel mieloma multiplo ci sono a disposizione una serie diversa di linee di terapia, come diciamo noi, cioè di farmaci diversi, di approcci terapeutici diversi. E lei mi sembra che abbia già parlato di 3, il primo con il trapianto, il secondo che non ha funzionato e adesso sta andando sugli anticorpi monoclonali, ma ci sono diverse linee di terapia, continuano ad uscire nuovi farmaci e comunque i farmaci disponibili possono essere combinati in modo differente nelle diverse linee di terapia e quindi diciamo che lei ha una patologia che ha molte probabilità di essere comunque curata anche se queste linee di terapia che sta facendo ora non dovessero funzionare. Però onestamente fare una previsione sul futuro, che non sia una previsione approssimativa e assolutamente soggettiva, non sarebbe corretto farla. Io vedo che lei sta bene, sta in buona forma e questo è sicuramente uno degli aspetti che per noi contano di più, che ci danno buone probabilità che lei tra una ventina d'anni sia qui con noi a raccontarci cosa era successo oggi. Grazie. Ho una domanda o considerazione per il dottor Caucci. Mi ha colpito quando lei ha descritto un medico, l'atteggiamento distaccato di un medico, no? Perché purtroppo è osservazione purtroppo comune questo, ma la mia esperienza è che un medico giovane, la maggioranza dei medici giovani all'inizio non sono così, acquisiscono purtroppo questo atteggiamento quando succede nel tempo e poi se lo acquisiscono e vanno purtroppo incontro a questo atteggiamento, poi progressivamente peggiora anche la loro qualità di vita, non solo quella dei pazienti giovani, incontro al burnout è un peggioramento della loro vita, anche professionale. Quindi la mia considerazione è che bisogna intervenire presto nell'attività formativa dei giovani medici alla comunicazione per migliorare la qualità dei pazienti, ma anche la qualità di vita dei medici. Grazie per tutte queste domande, se poi ne arriveranno altre vedremo se ci sarà il tempo per rispondere anche più tardi. Una sola osservazione, sottoscrivo in pieno, le terapie sono in continua evoluzione nel mercato e quindi grazie agli studi che ci sono, grazie a nuove scoperte e sempre di più si andrà su una medicina personalizzata che cercherà di ottenere il meglio dalle terapie che ci sono su quel singolo paziente. Quindi la sua esperienza che ha voluto portare ci dà l'occasione proprio per dire come in questo settore ci sia una continua evoluzione che porta a aspettative di vita migliori come qualità e più lunghe come durata. È il momento di passare all'altra relazione che ci farà il dottor Sam Salek del Center of Health Services and Clinical Research, University of Hertfordshire, UK, e molti altri titoli che non sto qui ad elencare, che ringraziamo per essere venuto a portare la sua competenza su un argomento come si riesca a trasformare la voce del paziente in dati misurabili, che poi sono quelli che ci servono per poter anche sollecitare la politica rispetto a quello che ci sta più a cuore. Dottor Salek, a lei la parola. Grazie molte. Grazie per questa introduzione. Buon pomeriggio a tutti quanti. Vorrei ringraziare
le organizzazioni che ci hanno invitato, ringrazio la dottoressa Oliva. Vorrei anche ringraziare i precedenti oratori, il dottor Caocci, il dottor Vignetti, per aver davvero condiviso queste idee di cui sono davvero, mi faccio anche portavoce. Ringrazio anche il dottor Caocci che ci ha detto che i medici sono bravi a parlare ma non sanno come ascoltare. Quello che vorrei aggiungere a questo è che dobbiamo smetterla di medicare ma cominciare a comunicare. È bello vedere che i precedenti oratori abbiano davvero gettato le basi. Prima è stata detta una frase che ripeto: come medici siamo chiamati a trattare il paziente e non la malattia. Perché dobbiamo occuparci della qualità di vita dei pazienti o dei dati riferiti dai pazienti? Ora, il lavoro di routine che noi svolgiamo nella clinica, abbiamo i pazienti davanti a noi e noi come clinici offriamo delle relazioni di epidemiologia. Abbiamo un paziente davanti a noi e solamente se pratichiamo la medicina clinica ci dobbiamo preoccupare solo di quel paziente. This is a very new adventure for me to have listed as E quindi quando parliamo di un campo che ci appassiona tantissimo si tende ad essere molto entusiasmati e quindi mi scuso sia con le interpreti che con l'audience. Quindi quando si tratta di utilizzare i Patients Reported Outcome nei trial clinici, nei recenti anni le autorità di regolamentazione hanno appreso appieno che i parametri biomedici che in passato venivano rappresentati nei dossier dello sviluppo farmacologico, questa osservazione non è più sufficiente nell'affermazione di una valutazione rispetto ai farmaci approvati che vengono utilizzati sul mercato o nel non utilizzo di questi farmaci. Quindi ci si è resi conto che devono integrare questi parametri biomedici sul modo in cui viene percepito il farmaco nella quotidianità da parte dei pazienti. Ecco perché circa 20 anni fa la FDA in America ha rilasciato delle linee guida per l'utilizzo della qualità della vita come parametro nei trial clinici. Questo è un altro motivo per il quale noi dovremo prestare attenzione alla misurazione della qualità della vita.
E quindi quanto spesso, con che frequenza, in che modo possiamo approcciare l'utilizzo della qualità della vita e i patient reported outcome nella prassi di routine? Ora, forse nella formazione medica in particolare, molto poco riguarda l'aspetto psichico dell'essere umano. Tuttavia, nella base quotidiana, della vita quotidiana, dobbiamo affrontare gli aspetti psicologici dell'individuo per comprenderne il comportamento, per comprendere cosa significa per un individuo avere una malattia. Come persona sana riuscirò a comprendere cosa significa per una persona avere una malattia, comprendere quell'aspetto psicologico dell'individuo e integrarlo nella quotidianità della prassi clinica è molto importante affinché il processo decisionale sia un processo condiviso tra il paziente che diventa l'esperto della sofferenza di una determinata condizione ed io che sono l'esperto nel comprendere quella patologia e la fisiologia della malattia e come i farmaci effettivamente possono coadiuvare nell'alleviare i sintomi di quella patologia. Quindi quello che vedete in questa slide, ecco, noi possiamo utilizzare la qualità della vita all'interno di uno screening, di un monitoraggio del paziente e attraverso questa prassi possiamo promuovere un approccio centrato sul paziente. Posso affermare con soddisfazione che i precedenti relatori hanno davvero espresso in maniera molto chiara che è molto importante esplicitare il nome paziente con la P maiuscola. Per molti anni il termine paziente era scritto in piccolo. Ora, con l'approccio incentrato sul paziente, significa che questo approccio non è più incentrato sul medico, piuttosto sul paziente. È il paziente che ci orienta rispetto a cosa è importante per loro. Ora non voglio dire che questo sia una panacea per tutti i mali, sicuramente ci sono delle sfide. La sfida più alta è un cambiamento culturale. Penso che una delle domande che è emersa alludeva proprio a questo. Noi che siamo qui seduti sappiamo cosa significa, ma la maggior parte dei nostri colleghi ancora deve essere educato rispetto a questo cambiamento culturale. Trattare il paziente significa una collaborazione e all'interno di questa collaborazione deve esserci fiducia tra pazienti e clinici. Questa relazione fondata sulla fiducia è molto importante. Dobbiamo anche educare i pazienti perché i pazienti sono abituati al paternalismo, a tutto quello che pensa il medico, tutto quello che pensa che vada bene per lui o lei. E allora questo tipo di approccio non funziona più a causa dell'avvento dei social media, internet. I pazienti sono molto più informati attualmente rispetto al passato, quindi come clinici dobbiamo cambiare. Queste sfide si profilano in diverse forme, come potete vedere su questa slide. La motivazione da parte del medico e dei pazienti è molto importante. Accettare quello che il paziente crede, da dove provengono queste credenze, qual è il background. E chiaramente ci sono un insieme di skill e di competenze che dobbiamo sfruttare per comprendere questo paradigma e il suo processo. Gli aspetti pratici sono molto importanti nella formazione di questa relazione e chiaramente ci sono anche delle barriere che esulano dal nostro controllo. Quindi quali sono le soluzioni? Ora, penso che abbiamo dati a sufficienza per dimostrare che la valutazione sistematica della qualità della vita del paziente, queste informazioni integrate con le conoscenze mediche, possono davvero supportare le nostre decisioni
per rendere questo processo decisionale più razionale, quelle decisioni che veramente funzionano per il paziente. Il punto importante è che in questo processo noi usiamo una tecnica standard. Ora, per tecnica standard intendo qualcosa che magari non è detto che funzioni per tutte le situazioni. Viviamo in un'era in cui credo che ci sono molte tecniche sviluppate che ci consentono sempre di trovare quella più idonea. Ero ad una conferenza la scorsa settimana a Praga, la International Society of Life Research, e una delle affermazioni che ho fatto nella mia presentazione, ho detto che per gli ultimi 45 anni ci siamo soffermati a sviluppare metodologie, ma non dedichiamo tempo a sufficienza nel trasporre queste conoscenze in prassi. Quindi ora è arrivato il momento in cui dobbiamo disporre di questa educazione di massa in tutti gli ambienti per l'inclusione di questo elemento molto importante nella nostra prassi. Quindi deve esserci una convenzione che noi possiamo poi trasporre attraverso degli score che generano dall'analisi della qualità della vita in degli strumenti utili per il processo decisionale, sia da parte del paziente che del clinico. Gli strumenti che vengono sviluppati in misura sempre crescente possono essere supportati in maniera elettronica, quindi i pazienti possono compilare dei format per comunicare al medico come si sentono e quello che sperimentano rispetto alla malattia e i farmaci che stanno ricevendo prima di arrivare alla visita. E questa è una registrazione che fa direttamente il paziente e che può scrivere direttamente di fronte al medico in fase di consulto. Chiaramente c'è sempre la possibilità che il paziente possa farlo sia in formato elettronico che su supporto cartaceo con penna e carta quando arriva alla visita. Quindi chiaramente questo elenco non è esaustivo dei vantaggi dei PRO, dei Patient Reported Outcome, i vantaggi che questo può avere nella nostra prassi clinica. Comunque sicuramente informare delle decisioni cliniche ci consente di sviluppare e migliorare la comunicazione clinico-paziente, che è un elemento chiave nello sviluppare quel dialogo tra due parti così importanti nel processo. E ci consente anche di comprendere l'impatto delle patologie ematologiche, come è stato molto elegantemente sottolineato dalla paziente che ha fornito la sua testimonianza. Oltre a questo elenco, sicuramente la misurazione della qualità della vita ha tante altre applicazioni, in particolare nella gestione dell'accettazione, della dimissione dei pazienti o altri servizi clinici. Quindi abbiamo bisogno di un approccio sistematico strutturato. Ma perché? Vorrei iniziare nel definire gradualmente come possiamo implementare questa soluzione. Magari mi trovo nella clinica un paziente di fronte e gli chiedo come si sente. Quella frase non è sufficiente, che il paziente ci riporti le condizioni sociali, fisiche, psicologiche, la vita familiare, a volte gli aspetti economici. Tutti questi tasselli sono importanti, come gestiscono l'aspetto professionale, ad esempio. Tutti questi fattori devono essere acquisiti in modo molto sistematico e strutturato. Quindi quello che voglio mostrarvi sono degli strumenti che sono stati sviluppati nell'ematologia proprio per condividere con voi in che modo si procede con questi strumenti, affinché possiate notare che queste tecniche che sono state sviluppate e vengono utilizzate principalmente attualmente nei trial clinici, nello sviluppo di nuovi farmaci, possono anche consentirci di stabilire se può esserci anche un utilizzo pratico di questi strumenti nel setting clinico di tutti i giorni. Quindi quello che volevo riepilogare prima di condividere alcuni esempi con voi, volevo leggervi
questa slide perché è un'affermazione molto importante. Utilizzare i patient reported outcome, queste misure nella prassi clinica di routine, consente di identificare i problemi, di migliorare la comunicazione paziente-clinico, anche la comunicazione con e tra i membri della famiglia, che a loro volta va a migliorare un processo decisionale condiviso sul trattamento e gli outcome. E vorrei anche aggiungere che l'approccio strutturato e sistematico alla misurazione della qualità della vita del paziente e integrare questo nel processo decisionale ci consente effettivamente di migliorare anche la compliance, l'aderenza al trattamento. Questo che cosa significa? Che alcune delle complicazioni che possono insorgere a causa della non compliance, la non aderenza ai farmaci, ecco, questo processo decisionale condiviso che sviluppiamo con l'uso sistematico del parametro della qualità della vita nella prassi può in realtà migliorare la compliance e l'aderenza al trattamento. E quindi il primo esempio che volevo condividere con voi è il QoL-E, ovvero questo strumento sviluppato in Italia ed è una misurazione molto semplice e diretta. Ma che cosa è importante di questa misurazione? È il fatto che è sviluppata con i pazienti per i pazienti. È stata sviluppata in italiano per la prima volta in Italia e ora è stato tradotto in tantissime lingue e viene utilizzato in molti trial clinici su scala mondiale. Viene anche utilizzata nella prassi clinica, compresa la Cina. Si articola in 6 domini differenti che vertono sulla componente fisica, emozionale, familiare e tutte le diverse attività quotidiane che vengono eseguite. E genera anche uno score, un punteggio, in 3 categorie differenti con un totale e 2 dimensioni. Queste sono alcune delle dimensioni che potete vedere in questa slide, che sono abbastanza complete nell'includere la totalità delle attività, sia fisiche che psicosociali. Questa è un'ulteriore schematizzazione della struttura del QoL-E, che è specifico per la sindrome mielodisplastica e probabilmente si attesta come lo strumento più ampiamente utilizzato come tecnica per le MDS. Vi mostra anche gli altri aspetti della QoL-E, le altre dimensioni o categorie, e in che modo si ottengono i punteggi, gli score e come vengono poi presentati nel questionario effettivo. Scusate. Quindi questo era solo un esempio del QoL-E specifico per la sindrome mielodisplastica e chiaramente i vantaggi che troviamo sono illustrati e per ulteriori domande specifiche sicuramente potete rivolgervi anche all'altro relatore. Il secondo esempio che volevo condividere con voi riguarda una tecnica di carattere generale che può essere utilizzata per tutte le patologie ematologiche e si afferma come l'unica misura che è stata sviluppata che integra ed è rilevante per tutte le patologie ematologiche, che abbiamo sviluppato come parte delle attività del European Hematology Association. Nell'ambito della European Hematology Association esiste un gruppo di lavoro scientifico proprio per la qualità della vita e sintomi. Questo gruppo di lavoro scientifico
in diversi anni è tenuto a presentare un progetto al consiglio dell'organizzazione. Una volta che viene approvato, devono implementare quel progetto. Io stesso, dottoressa Oliva e altri membri del gruppo di lavoro scientifico hanno proposto lo sviluppo di questa misura e vi dirò come è emersa. E quindi abbiamo dedicato 5 anni allo sviluppo di questa tecnica particolare che sto per condividere con voi. Prima di avere ideato lo sviluppo di questa tecnica, e poi vi spiegherò in che modo l'abbiamo sviluppata, abbiamo condotto una revisione sistematica che è una soluzione standard quando si punta a sviluppare una tecnica sulla qualità della vita. Quando abbiamo condotto questa rassegna sistematica, ci sono stati, vedete a sinistra, riportati le voci sulla qualità della vita e a destra i segni e sintomi che erano riferiti nella letteratura, che erano stati riferiti anche dai pazienti che soffrivano di diverse patologie ematologiche. Ora, senza tediarvi con i dettagli, parte di questo sviluppo, o meglio le basi, derivano da questo tipo di informazioni che hanno portato poi allo sviluppo di un contesto concettuale ipotetico, ovvero abbiamo predefinito quello che poi sarebbe stato il processo successivo e durante questa fase di sperimentazione andavamo a controllare effettivamente la corrispondenza rispetto alle aspettative che avevamo stimato. Quindi questo processo concettuale di questo framework è stato molto importante per lo sviluppo successivo. Ma ciò che è stato anche importante all'interno di questa concettualizzazione è stato questo. Sin dall'inizio abbiamo dovuto coinvolgere i pazienti come parte del team di ricerca. Ecco perché li abbiamo definiti partner nella ricerca. I pazienti sono stati coinvolti in tutte queste categorie che voi vedete qui sulla slide. Hanno raccolto informazioni in questi ambiti, sono stati coinvolti come provider di informazioni e abbiamo anche avuto dei gruppi di consulenti di pazienti che erano composti da 10 persone, 10 pazienti per gruppo, e alcuni pazienti hanno anche rivisto il protocollo e li abbiamo utilizzati come partner, e questi pazienti erano considerati alla stregua degli altri ricercatori, sono stati coinvolti sin dall'inizio della concettualizzazione, sin dall'inizio dello sviluppo di questo tool, e sono stati una forza davvero molto importante. Quindi se volevamo ottenere appunto una concessione, dovevano far parte loro stessi della domanda di questa concessione. Pertanto abbiamo sviluppato questo strumento come è stato sviluppato il QoL-E, e per fare questo però bisognava condividere i pazienti, perché bisognava coinvolgerli, visto che sarebbero stati loro a utilizzare questo strumento. Pertanto abbiamo dovuto utilizzare questo approccio sistematico, lo abbiamo dovuto condividere con i clinici, così che i clinici stessi capissero come avanzasse la malattia, ma anche il trattamento. Ora, come si può fare questo? Se non c'era appunto questa base dei pazienti, quindi l'abbiamo dovuto sviluppare per i pazienti e con i pazienti, questo nuovo strumento. Ora, in questo processo chiaramente bisogna educare i partner nella ricerca, ma anche i pazienti che si occupavano della ricerca, perché si trattava di una nuova cultura da creare da zero. Quindi l'engagement dei pazienti nella ricerca è un elemento importantissimo, soprattutto nello sviluppo degli strumenti per la qualità della vita.
Quindi questa è stata la struttura completa dei 5 anni che abbiamo utilizzato per sviluppare questo tool per le patologie ematologiche. Ok, completo velocemente. Ora, questa è una slide molto importante, soprattutto per coloro che non conoscono lo sviluppo di questi tool, di questi strumenti. Ora, se si sviluppano questi tool in questo modo, la precisione di questi tool può essere ottima come quelli dei parametri biomedici. Quindi la parte più importante è che, come potete vedere appunto qui sulla slide, noi abbiamo coinvolto 129 pazienti che soffrivano di 10 diverse patologie ematologiche e abbiamo chiesto loro cos'è importante per voi. Non potete nemmeno immaginare, ci sono pagine e pagine, ore e ore di interviste che abbiamo svolto con i pazienti. Abbiamo ricevuto una tale ricchezza di informazioni e a partire da questo abbiamo sviluppato poi tutti gli elementi che costituiscono questo tool per fare in modo poi che i punteggi, gli score che abbiamo generato fossero validi. Abbiamo dovuto affrontare molte operazioni di modellatura matematica, ma bisogna sempre ricordare che abbiamo sempre dovuto tentare di risolvere la tensione tra quello che vi dicono i pazienti e quello che vi dicono questi modelli matematici. Probabilmente potrei passare tutta la giornata su quella slide per parlarvi di come abbiamo sviluppato questo strumento. Bene, qui vedete a destra i tipi di patologie che abbiamo utilizzato e a sinistra appunto tutti quanti i dati dei pazienti. Ecco, qui sono i risultati che abbiamo potuto sviluppare. Abbiamo potuto vedere che la lista iniziale di elementi che abbiamo rilevato nella letteratura, quindi il nostro quadro concettualizzato di ipotesi, era stato confermato dal framework che noi abbiamo sviluppato sulla base appunto dei nostri colloqui. Non ho molto tempo, quindi avanzo rapidamente, vorrei arrivare. Ecco, qui sono gli elementi che compongono questo strumento, sono le varie categorie. E la parte importante di questo è la parte A. La parte di A è l'impatto sulla qualità della vita, la parte B invece ha a che vedere con i sintomi, quindi è una composizione di questi elementi, cosa che è davvero unica per quanto riguarda gli strumenti di misurazione della qualità della vita nel settore ematologico. Una delle cose più importanti per la struttura è che abbiamo anche chiesto ai pazienti come preferiscono che sia il periodo di richiamo, sia per la qualità della vita che per i sintomi. E noi abbiamo preso in considerazione quello che i pazienti ci hanno detto. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa misura, di queste tool nella prassi medica, nella prassi clinica, abbiamo un sistema di scoring, di punteggio che i clinici possono utilizzare e possono decidere cosa vuol dire il cambiamento di punteggio a livello clinico, proprio per poter adeguare la loro prospettiva, la loro opinione. Quindi, in riassunto, i benefici di questa misurazione di dati riferiti dai pazienti sono chiaramente molto di più rispetto alle sfide. Il paziente con patologia ematologica ha molti problemi, molti sintomi anche collegati alla qualità della vita e questi processi, quella struttura, il tool che abbiamo sviluppato, ha una forte validità e può essere utilizzato nella prassi clinica di routine, ma anche nei trial clinici. Vorrei lasciarvi con questo messaggio e vi do il tempo di leggerlo. Grazie per la vostra attenzione.
Sì. Dicevo, grazie mille professore, grazie per questa illustrazione, anche se abbiamo dovuto sorvolare alcune delle parti più tecniche e che sarebbe stato invece opportuno approfondire, Professor. anche tenuto conto del tempo che abbiamo. Credo che l'innovatività di aver sviluppato questo modello insieme ai pazienti, quindi in una coproduzione, in una copartecipazione, lo renda tanto più valido quanto più attinente a quello che il paziente considera indicatore della qualità di vita. Quindi quello che la persona ritiene che sia davvero una valutazione di miglioramento della qualità di vita. Chiamerei sul palco con noi per la sua relazione la dottoressa Anna Maria Nosari. Anna Maria Nosari, che è parte del comitato scientifico dell'associazione e vicepresidente dell'associazione AIPASIM e nonché ematologa lei stessa. Oggi siamo circondati dagli ematologi, chissà perché. Chi può dirlo, chi sa perché, parlando di sindromi mielodisplastiche abbiamo così tanti ematologi in giro per la sala. Dottoressa Nosari, a lei la parola. Anche perché ci deve illustrare una cosa molto bella che è ancora in corso e che... Così va bene? Ok. Sì, certo. Allora, come potete vedere, la nostra associazione ha pensato... No? Loro vorrebbero avere una traduzione. Ok. Silenzio. Ok. AIPASIM ha pensato in questa parte dell'anno di valutare proprio come indicazione sia per le nostre attività future, ma anche pensando di portare alla luce quella che è come la vita di tutti i giorni dei nostri pazienti e le problematiche che affrontano via via nel loro percorso di malattia, questo questionario. Questo questionario è nato proprio con questa intenzione. È un questionario molto interessante che è stato messo online ai primi di luglio, seguito dalla professoressa Ester Oliva, che vi farà poi dei commenti ad hoc, e che ha avuto un relativamente poco tempo per poter accogliere un campione numeroso, anche se il campione è stato abbastanza numeroso. Tenete presente che la raccolta è stata luglio-agosto e settembre, perché poi abbiamo dovuto valutare i dati che venivano dati. Luglio-agosto sono mesi di ferie e quindi di lavoro molto pesante per i medici che lavorano, perché sostituiscono i colleghi, e per i pazienti spesso perché sono anche loro, per fortuna, chi può va in vacanza. Quindi questi sono i primi dati. Siccome il questionario rimarrà online fino a giugno, noi pensiamo di avere periodicamente, step by step, un'aggiunta di pazienti che lo compileranno, e quindi pensiamo di avere un numero maggiore di dati, e quindi ancora più importanti, da presentare poi alla comunità dei pazienti da parte nostra e anche alla comunità scientifica. Ecco qua. Come vedete, il titolo è AIPASIM fotografo i tuoi bisogni. Speriamo di esserci riusciti, ci diranno i pazienti se ci siamo riusciti. Ecco, vedete, i sondaggi iniziati sono stati davvero tanti, ma completati 113. Questo non vuol dire che rimarranno sempre 113 completati, perché questo è un sondaggio che può essere fatto step by step e può essere ripreso, per cui i pazienti possono completarlo. Ad esempio, c'è un'ultima parte che è quella dei caregiver. Alcuni pazienti non hanno completato la parte dei caregiver, ad esempio. Quindi tenete presente che quindi i dati sono stati fatti in questo modo perché è un percorso in fieri e quindi un percorso che avrà dei chiarimenti ulteriori con i prossimi dati che noi riusciremo ad avere.
Vedete le caratteristiche della popolazione che ha partecipato al sondaggio. Ricordiamoci che la mielodisplasia è una malattia dell'anziano, anche se una quota molto minore, interessa anche sotto i 60 anni. Vedete che sono infatti in maggior parte sono pensionati e una parte invece non lo sono, lavorano, questi 37 lavorano. Ed ecco qua, sono pazienti che come dire, hanno una malattia che dura da un po'. Perché come vedete nella riga centrale verde, dai 2-5 anni il 30%, dai 5-10 anni il 20%, più di 10 anni il 12%. Quindi sono molto ben diffusi e danno anche testimonianza di come la malattia è una malattia cronica e si possa prolungare nel tempo. Altro dato importante per i pazienti e anche per noi e anche penso per le nostre autorità. I pazienti vengono seguiti soprattutto vicino a casa, nel comune o nella provincia a cui fanno capo e raggiungono l'ospedale spesso, direi nella maggior parte dei casi, accompagnati dai familiari, in piccolo numero da volontari e quindi diciamo che sono soprattutto i familiari quelli che supportano il trasferimento nei centri di cura. Adesso vediamo un po' una popolazione particolare, cerchiamo di identificarla. Nei pazienti con mielodisplasia più del 50% viene trasfuso periodicamente, con 2-4 accessi al mese, per poter mantenere un livello di emoglobina compatibile con una buona qualità di vita. Allora tenete presente che ecco qua, vedete che chi riceve le trasfusioni sono il 44%. In questa casistica dovete sempre avere in mente che comunque c'è un 20% che non ha bisogno di terapia, ma solo di osservazione e sono quelli che quindi fanno abbassare queste percentuali, perché per fortuna c'è anche chi ha bisogno solo di osservazione. Quindi il 44% riceve la trasfusione e di solito, come vedete, la maggior parte tra 2 e 4 al mese. Dove si vengono trasfusi questi nostri pazienti? La maggior parte presso il reparto che li è in cura, o alcuni anche in un centro trasfusionale che magari collabora con il reparto più vicino a casa. E questa è una domanda un po' cruciale perché si parla da molti anni di trattamento domiciliare, trasfusione domiciliare. Nei nostri pazienti quelli che desiderano essere trattati a domicilio sono il 29%. Guardate nello schema in alto, a domicilio viene trattato il 2%. Chi sono questi pazienti che desiderano essere trattati a domicilio? Ma sono quelli ovviamente in condizioni fisiche meno buone o chi non ha aiuto ad essere portato in ospedale, cioè non ha un caregiver valido che gli possa dare disponibilità. Ma soprattutto, considerata che questa è una popolazione prevalentemente anziana, direi che le copatologie possono anche rendere difficile questa migrazione in ospedale così frequente. E quindi ecco perché la richiesta di terapia domiciliare. È una richiesta interessante, è anche interessante però come il 40% desidera invece essere trasfuso in reparto dai propri medici curanti, probabilmente perché si sente più accudito e protetto. L'arrivo in ospedale crea disagio? Ma in generale non è che crei disagio, certo, ci sono dei pazienti sintomatici e quindi tutto questo andare in ospedale, magari fare dei trattamenti li stanca molto e poi chi lavora qualche problema ce l'ha se questi accessi all'ospedale sono abbastanza frequenti. Anche questa domanda è importante, quanto influisce la malattia sul lavoro? E se per la metà dei pazienti non influisce, ma non dimentichiamo l'età media, per chi invece va a lavorare, e sono 37, 18 hanno dovuto abbandonare il lavoro, quindi più della metà, o la metà giusto. E invece ne abbiamo altri 10 che hanno dovuto passare a un tempo ridotto di lavoro. Quindi chi lavora ha comunque dei problemi, è difficile che non li abbia. E quindi probabilmente solo i pazienti che vengono tenuti in osservazione rientrano in questa categoria che non ne ha, perché chi lavora ovviamente un accesso con una certa frequenza in ospedale cambia il ritmo della vita e la qualità. La comunicazione della diagnosi. Questo è un punto cruciale perché chiama in gioco i medici, come abbiamo visto prima.
Diciamo che però in generale la comunicazione è buona, garbata, completa, solo il 35% dice che è stata compresa parzialmente. Bisogna dire che quando si comunica una diagnosi non è mai molto facile essere esaustivi, anche perché il paziente tende a captare alcune cose e altre magari le scotomizza un po'. Spesso, cioè, questa spiegazione deve essere ripetuta via via che il paziente diventa più preciso nelle sue richieste di conoscenza. Quelli che non sono stati contenti, che abbiamo visto prima, sono anche quelli che probabilmente accedono a internet per avere delle informazioni che loro ritengono più utili, circa il 36%, oppure lo chiedono ad altri medici. Quindi in generale c'è una richiesta di ulteriore informazione. Queste sono malattie impegnative, croniche, con una riduzione magari della sopravvivenza. Quindi se vengono dette notizie di questo genere è chiaro che ciascuno di noi vuole capire bene che significato hanno tutte queste cose. E nel caso in cui viene comunicato questa diagnosi, cos'è che non è andato bene? Beh, come vedete è molto importante comprendere bene la malattia. È una priorità questa, perché è anche una priorità per fare dei progetti per il futuro ovviamente, però la quota maggiore ha compreso bene ed è contenta dell'informazione che le è stata data. E questo mi sembra molto importante, perché su una malattia così complessa riuscire a passare un messaggio abbastanza chiaro, che ovviamente si chiarirà poi con i diversi accessi in ospedale, è una situazione sicuramente di peso. Vediamo come giudicano il percorso terapeutico. Tenete presente, questa è una sfilza di farmaci che possono fare i nostri pazienti. Passerei oltre perché mi sembra più importante invece la valutazione da parte dei nostri pazienti dello specialista ematologo, cioè se la comunicazione riguardo al tipo di terapia è stata una comunicazione importante e chiara. Vediamo che è stata buona nella maggior parte dei pazienti e questo ripete la stessa percentuale del buon rapporto col medico e col centro che li segue, ma discreta per alcuni, ottima addirittura per altri, una piccola parte però si lamenta e dice che è scarsa, è molto scarsa, il 10%. E l'altro problema, ne abbiamo parlato, riesce l'ematologo a dedicare un tempo sufficiente durante la visita ai suoi malati? Direi che in generale ci riesce, coadiuvato poi dal supporto dell'infermiere, che è una figura molto importante nel rapporto con questi malati, perché questi malati diventano pazienti del centro, non del singolo medico, e quindi di tutto lo staff. Quindi la collaborazione dello staff è una collaborazione molto importante. I tempi di attesa, e questo è un problema grosso che è venuto fuori anche stamattina, i pazienti rispondono che quasi sempre sono accettabili, però ce ne sono anche tanti che dicono qualche volta e raramente. Noi sappiamo tutti che i tempi d'attesa dell'ospedale sono veramente troppo lunghi, legati a molteplici ragioni, non solo organizzative, ma magari numerosità dei medici e degli infermieri, non stiamo qua a ricordarle tutte. Alla domanda di qual è stato l'aspetto più negativo in questo percorso terapeutico, proprio viene fuori bene la molta perdita di tempo, quindi queste attese, tutto sommato, sono attese che pesano sui malati, perché è la prima ragione che danno, quindi la seconda, disorganizzazione ospedaliera. Leggere questa risposta non è così semplice, perché essendo una buona parte di questi pazienti che trasfondono di per sé, l'accesso legato alla trasfusione nei nostri ospedali è un accesso lungo, perché di solito arrivano, fanno il prelievo o lo portano, il sangue deve essere preparato, poi deve essere trasfuso, si aspetta un pochino, si rimanda il paziente a casa. È chiaro che sono ore e quindi questo naturalmente al paziente pesa, perché vuol dire perdere magari mezza giornata o 2/3 della giornata in ospedale. Quindi questo pesa sempre, da questo punto di vista. E cosa vogliono di diverso invece? Vogliono più informazioni sulla terapia e sugli effetti collaterali e questa mi sembra una parte molto importante, perché quella dell'informazione
non solo su quello che si deve fare, su cosa ci si aspetta, ma anche su cosa ci si potrebbe aspettare e cosa ci può essere lì alle porte di nuovo, che magari ti dà una speranza in più di qualità di vita, ma anche di trattamenti e via dicendo. Ecco, come vedete è molto importante, però c'è anche una quota grossa che dice che è contento così e che gli va bene quello che gli viene detto. Questa è una diapositiva un po' curiosa che abbiamo messo per capire un po' come sta cambiando la sanità e che è un po' frutto anche dell'esperienza che si è verificata trattando i pazienti ematologici in epoca Covid, in cui il raggiungimento dell'ospedale è stato ovviamente molto molto rallentato per il rischio di contagio. E la cosa che ci ha fatto abbastanza riflettere è questo gradimento della telematica a distanza, perché come vedete la metà dei pazienti desidera non solo fare ovviamente le visite in presenza, che sono preferite da tutti, ma pensa che possa essere molto utile anche l'utilizzo della telemedicina, e questa può essere una prospettiva per il futuro interessante da valutare bene. Infine, cosa vogliono chiedere questi nostri pazienti agli ematologi? Ci sono nuovi farmaci all'orizzonte, come abbiamo detto adesso, la speranza c'è sempre. Molti sono proprio interessati alle ricerche italiane e internazionali in specifico, più che al farmaco singolo. E poi un'altra domanda che viene sempre fuori, ma qual è la causa di questa malattia? Questo viene sempre fatto per tutte le malattie oncologiche, è una domanda classica, diciamo. E poi quando sconfiggeremo finalmente questa malattia, a cui ovviamente nessuno sa rispondere per il momento. E che domande possiamo fare a chi ha in mano la nostra sanità? E probabilmente la cosa importante è di creare un percorso di cura più snello, cioè questi tempi di attesa ritornano fuori poi nelle risposte in queste domande, perché come vedete viene ribadito che il percorso deve essere più snello. E poi la seconda risposta, e anche questa ce l'aspettiamo, è l'introduzione di nuovi farmaci. Rispetto ai nuovi farmaci, noi abbiamo visto anche recentemente che c'è stato un tempo di attesa abbastanza lungo rispetto all'ultimo farmaco che è stato approvato da AIFA, atteso da più di un anno dai pazienti che scrivevano al nostro filo rosso dell'associazione: ma c'è, non c'è, quale regione lo dà? Cioè, ecco, c'è una sensibilizzazione rispetto ai tempi in cui questi farmaci possono poi essere usufruiti, anche perché su quest'ultimo farmaco, lo Spatasertib, c'era stato un protocollo di uso compassionevole abbastanza esteso, quindi i pazienti erano interessati perché alcuni già lo facevano. Quindi ecco, dobbiamo pensare che bisogna snellire le cose in tutti i sensi, nei percorsi di diagnosi e terapia, nei percorsi di utilizzo dei farmaci e possibilmente provando a distribuire meglio i farmaci ospedalieri, perché voi sapete che alcuni farmaci sono di esclusivo somministrazione ospedaliera e qualche volta c'è gente che aspetta anche ore per avere il farmaco, quindi anche su questo bisogna riflettere un po', sui percorsi, diciamo. Questo qui l'abbiamo già fatto. Cosa fa? Ah, ecco, scusatemi, sto sbagliando io. Ho sbagliato il bottoncino. Percezione della qualità della vita. Loro in generale dicono che la loro salute è accettabile o buona. Quindi tutto sommato la percezione è una percezione positiva. E anche costante nel tempo. Queste non sono quasi mai malattie acute, tranne quelle ad alto rischio che lo possono essere, ma di solito il basso e medio rischio sono malattie croniche, quindi è difficile che in un mese cambi qualcosa. Però i pazienti cominciano a dirti che rendono poco, si sentono poco capaci di fare le cose, fanno più fatica a svolgere il loro lavoro e sentono che questa loro condizione di malati interferisce con la loro qualità di vita. Sono oppressi dall'idea della malattia e temono di essere un fastidio per la famiglia, anche se questo non si verifica proprio, perché diciamo che le nostre famiglie italiane sono assolutamente collaboranti a giudicare dei numeri. La sintomatologia vera e propria del paziente, palpitazioni, c'è anche chi ne ha, sono diciamo più delle fasi avanzate di malattia, cioè per i pazienti veramente anemici, la costrizione a letto che interessa una percentuale bassa dei pazienti stessi, oppure l'affanno a salire le scale, che è un altro dei segni classici dell'anemia e che quindi i pazienti ti vengono a raccontare con più facilità.
E poi valutiamo invece come viene disturbata la vita quotidiana. Come affrontano questi pazienti le problematiche di tutti i giorni? Beh, uno dei problemi maggiori, l'abbiamo detto finora, è la dipendenza dalla trasfusione, perché richiede tempi e modalità che sicuramente sono molto impegnativi per il paziente, per una serie di problemi che abbiamo visto prima. L'incapacità anche di accudire la casa, accudirsi, anche questa è una cosa spiacevole, perché ovviamente fa incontrare i limiti a tutte le persone, quindi a maggior ragione se uno sa di avere una patologia. Questa è una cosa a cui non si pensa, ma invece è importante. Pensate che i pazienti che fanno trasfusioni è difficile che possano viaggiare, perché hanno delle tempistiche trasfusionali, magari una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni. Se vanno in vacanza devono accordarsi con un centro trasfusionale vicino per poterlo fare. Di solito i centri si comunicano, però non è una cosa facile, è una cosa complessa e molta gente rinuncia a tutto questo. Ovviamente può pesare il fatto che uno dipende dall'ospedale. Come vedete c'è il 22% che dice moltissimo, anche se per fortuna la maggior parte non ha una problematica così importante. Lo stress e le preoccupazioni legate alla malattia qui aumentano un po', perché moltissimo, il 18%, e naturalmente dipende anche dall'andamento della malattia di base. Cioè la mielodisplasia è una malattia impegnativa che interessa ovviamente il paziente dal punto di vista trasfusionale o magari delle terapie nei pazienti ad alto rischio. È chiaro che questo impegno viene fuori poi dopo in questo tipo di risposte. Gli effetti collaterali della terapia, per fortuna, interessano una parte modesta di pazienti. E infine vediamo i timori e le preoccupazioni. Sono preoccupato della mia salute futura, credo che tutti lo sarebbero avendo una malattia di questo genere, quindi mi sembra abbastanza naturale, anche se c'è gente che è molto tranquilla. E probabilmente sono quei pazienti che sono sottoposti a controlli periodici ma che non necessitano di una terapia specifica. Si preoccupano ovviamente della terapia molto, il 23%, gli altri invece sono abbastanza tranquilli. E infine questi sono i dati dei pazienti, ve li ho detti così come sono e come sono state le risposte. Poi abbiamo fatto questa piccola sezione per i caregiver, cioè per chi li accudisce e li aiuta nel loro percorso di malattia. Ora, sono poche domande, ma volevamo giusto assaggiare quali erano le risposte di queste persone, che sono spesso familiari, quasi soprattutto familiari, ma che dedicano una quota importante della loro vita ai pazienti. Ed eccolo qua, quanti hanno il badante. A questi viene chiesto di fare il sondaggio a chi li aiuta. Vedete, il 25% ha un caregiver. Sono quella quota di pazienti trasfusi o con malattia avanzata in cui l'accompagnamento diventa un po' indispensabile, oppure così anziani da avere magari difficoltà di comprensione, di movimento, eccetera. Come vedete, di solito il caregiver è uno che si impegna per il paziente, raramente c'è qualcuno che lo può aiutare, e sono soprattutto donne. Sono donne e sono della famiglia, o il partner, il coniuge, oppure un altro familiare, fratelli, sorelle, figli, ma nell'ambito, diciamo, del nucleo familiare abbastanza stretto. Lavorano queste persone? Sì che lavorano, cioè il 39% non lavora, ma gli altri lavorano. Il 51% sono lavoratori dipendenti, il 10% sono professionisti. Come se la cavano? Ecco, alcuni a tempo pieno, altri part-time. Ma come influisce lo stato di caregiver sullo stato occupazionale, che dal punto di vista sociale è importante, perché queste sono delle risorse, tutto sommato, portate via alla società. E vedete che influisce tanto se nel 37% rispondono di sì. Qui dipende sempre, come dicevamo prima, dalle caratteristiche del paziente di cui fanno il caregiver. E se sì, in che misura? La risposta è abbastanza evidente. Cambiano lavoro per poter fare il caregiver.
del loro familiare in una percentuale che è il 49%, oppure riducono il loro lavoro, passano a un part-time. Quindi l'avere in casa un paziente di queste patologie condiziona il nucleo familiare, non solo per quanto riguarda l'aspetto psicologico, che tutti sappiamo essere impegnativo, ma proprio anche l'aspetto pratico e sociale, perché queste sono persone che vengono tolto il loro lavoro comune. Bene, io avrei finito, spero che vi sia utile per delle riflessioni a tutti voi. Se ci fossero domande, fate pure. Grazie alla dottoressa Nosari per questa illustrazione di questi dati preliminari sul questionario, che vi ricordo è ancora assolutamente online, sarà disponibile fino a giugno. Ne riparleremo anche in finale di convegno, perché l'associazione invita tutti coloro che possono a riempirlo, in modo da assicurare il maggior numero di dati possibile e fare delle statistiche ancora più attendibili di quelle che sono state fino ad oggi. Se non ci sono domande dal pubblico o ricevute tramite il tablet che abbiamo a disposizione, passerei per l'ultima tappa di questo lungo percorso di come si misura, di come siamo partiti dall'idea che sia importante misurare la qualità di vita dei pazienti e come questo si possa fare attraverso degli strumenti che diventano scientifici, come la co-costruzione, la coprogrammazione di questionari e strumenti, tools, possa essere importante per andare a dare degli indicatori, e quindi come davvero trasformiamo questa voce di un paziente in dati misurabili e, come dicevo prima, in dati che poi possiamo sottoporre all'attenzione delle istituzioni e della politica, perché possano prendere le loro decisioni in proposito per cercare di andare in quella direzione, cioè nella direzione di un vero miglioramento della qualità di vita del paziente, non solo del miglioramento clinico delle condizioni della patologia. Dottoressa. Va bene, io ringrazio tutti coloro che stanno seguendo e vorrei parlare della trasformazione della voce del paziente in dati misurabili. Abbiamo visto già come la narrazione del medico spesso non è uguale alla narrazione del paziente, perché il medico parla di informazioni biomediche, organi, cellule, atomi, molecole, esami di laboratorio, mentre il paziente include anche aspetti psicologici, sociali, culturali, biografici, che nell'insieme possiamo raggrupparli in quello che abbiamo sentito si chiamano patient reported outcomes, cioè i risultati riferiti dai pazienti. E sappiamo ormai dalla giornata di oggi che c'è un valore della voce del paziente nella pratica clinica, perché sono un indicatore per il medico dell'impatto della malattia durante anche la raccolta dell'anamnesi al primo incontro, durante il periodo di osservazione, e permette una diagnosi medica accurata e aiuta nella scelta del trattamento. Infatti possono dare informazioni riguardo i cambiamenti di sintomi e di effetti collaterali che possono essere comunicati solo dai pazienti, e quindi l'impatto del trattamento sulla percezione della salute. Quindi la voce del paziente è un elemento chiave nel percorso terapeutico decisionale. La diagnosi viene comunicata, il medico ha nella testa il valore dell'emoglobina, le piastrine, il midollo, quanti blasti, la citogenetica, e ha in mente la diagnosi e glielo spiega. Spiega in termini di globuli rossi e piastrine, ma il paziente ha un impatto. La diagnosi dà un impatto e comincia a pensare ad altre cose, nemmeno il nome della malattia si ricordano al momento della diagnosi, pensano se è grave, se si può curare, e quindi poi viene dato il trattamento. Il trattamento viene dato, il medico come misura l'efficacia? L'emocromo, se ci sono lividi, se il paziente è pallido. Però il paziente invece vuole parlare dei suoi sintomi, degli effetti collaterali della cura e se è contento o meno del trattamento, di quello che ha ricevuto.
sono misure di efficacia, entrambi. Non puoi dire che uno non vale e che l'altro non valga. Molti anni fa, parliamo di 20 anni fa, io e la professoressa Lois Spiriti, che ora è in pensione qui di Roma, abbiamo pensato a quali fossero le cose che potessero impattare la qualità di vita di un paziente con sindrome mielodisplastico e abbiamo pensato all'impatto dell'anemia, della piastrinopenia e della neutropenia. E abbiamo intuito che l'anemia potesse impattare in maniera negativa la qualità di vita fisica, il funzionamento di un paziente e creare anche quella che si chiama fatigue, ma che il paziente dice affaticato, astenico, non ce la faccio. Poi la piastrinopenia cosa può fare? Può creare paura dell'emorragia, quindi un impatto negativo sulle emozioni e anche su come funziona, non svolge alcune attività per le piastrine basse. La neutropenia causa isolamento, paura di prendere infezione dagli altri, quindi non si socializza e quindi anche una paura di infezioni o di impatto. Ma la fatigue, per chi ce l'ha, la fatigue impatta tutto, non si riesce ad uscire, si ha un impatto emotivo, fisico e funzionale. Ma da quando abbiamo sviluppato quest'idea, io oggi mi rendo conto che non è solo l'anemia, piastrinopenia e neutropenia, ma anche per il paziente a basso rischio c'è la paura della progressione, perché comunque sanno di avere un tumore. Puoi dire che è il basso rischio, ma la paura di progressione c'è sempre. Per cui la progressione entra in merito e impatta un pochino tutta la sfera della qualità della vita. La trasfusione dipendenza, abbiamo sentito qualcosa riguardo il sondaggio e quali sono i problemi? Dipendenza dalle strutture, l'impossibilità di viaggiare, quindi il problema anche di essere trasportato, l'ansia in attesa della trasfusione, ansia a ricevere il tessuto estraneo, poi a volte ci sono eventi avversi e purtroppo chi fa trasfusioni non sta mai bene perché comunque avrà sempre i sintomi dell'anemia severa, perché l'emoglobina scende e avranno bisogno della trasfusione successiva. Abbiamo anche sentito qual è la definizione di qualità della vita, ma ora io voglio riproporvela in maniera matematica. La WHO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci aiuta, dice che è il valore assegnato alla vita modificata dalla patologia, influenzato dalla malattia e dal trattamento. Quindi è un valore che il paziente dà a se stesso, alla sua vita. Ed è la percezione della posizione dell'individuo nella sua vita, quindi nel contesto della cultura e sistemi di valori in cui vive. E questa sua posizione, c'è sempre un rapporto alle mete, aspettative, standard e apprensioni. Abbiamo sentito la testimonianza di una paziente che dice: io ho cambiato atteggiamento, ha cambiato la sua posizione nella vita sua, trasformando le sue aspettative e la qualità di vita è migliorata. Bene, come si può misurare? Se io dico a un paziente: immagina la tua peggiore qualità della vita, ma la tua peggiore qualità della vita, e dai un valore di 0, dai la migliore qualità di vita immaginabile nella tua mente, un valore di 100. Poi dico: dove stai tu? Sei in questo spazio tra 0 e 100. Quindi un paziente immagina e dice: beh, io sto qua. Qua dov'è tra 0 e 100? Prendo un righello e dico: stai al numero 40. 40 per un paziente non significa niente come numero, ma noi che vogliamo fare ricerca scientifica, quel paziente ha valore 40. Può creare un gruppo di pazienti, ognuno col suo valore, e faccio una media. Oppure seguo l'individuo nel tempo.
e so che lui oggi ha 40, domani ha 50 o viceversa, quindi lo posso seguire. Questo è come trasformare già il valore tra quello che il paziente pensa che sia peggiore al massimo in un valore numerico. Ma come li raccogliamo le informazioni? Sono molto utili nella ricerca clinica perché possono fornire una misura degli effetti della malattia e dei suoi trattamenti seguiti nel tempo. Come vi ho detto, quel numero può crescere o diminuire nel tempo e quindi dare una misura di efficacia e di sicurezza di un trattamento. Allora usiamo i questionari. Il professore Salek ci ha fatto vedere che ci sono dei questionari utili sia per l'ematologia, per tutti i tumori ematologici, come per esempio il mieloma, come per la mielodisplasia. Ci sono domande che abbiamo visto all'interno del questionario e vi dico anche che sono le stesse domande che stanno occulte nel sondaggio. Quindi i questionari di qualità di vita si trovano nel sondaggio IPASIM. Okay? E ci forniscono poi dei numeri per dare una valutazione scientifica alle vostre risposte. Questi strumenti mediano la comunicazione anche nell'attività clinica quotidiana, perché se uno non ha tempo, il medico non ha più tempo, fa più burocrazia che la visita medica, allora può usare un questionario di qualità di vita da dare al paziente prima di entrare in ambulatorio. Il paziente glielo dà al medico, scorre le risposte e vede se ci sono dei punti critici per la visita medica. E infatti sembra che uno perda più tempo, ma mediano la comunicazione. Infatti, come ho detto, possono essere compilati in sala d'attesa o a casa prima di venire alla visita. Ora vi faccio vedere, il QALY aveva una prima domanda. In generale direbbe che la sua salute è, e abbiamo visto che nel sondaggio una buona parte di chi ha contribuito al sondaggio aveva risposto. Le risposte erano eccellente, buona, accettabile, scadente. Ora vi faccio vedere cosa c'è dietro la risposta. Sono numeri: 4, eccellente, 3, buona, 2, accettabile, 1, scadente. Ok? Questi numeri vanno in un sistema statistico, un pacchetto statistico, e ci dà delle informazioni. Quindi alla fine la sua posizione attuale, numero 40, questo righello si chiama scala analogica, si può anche inserire come numero all'interno di una raccolta statistica. Il QALY, ci sono delle domande: fisica, funzionale, sociale, sessuale, fatiga e mielodisplasia specifica. Come raggruppiamo le domande per capire la qualità di vita fisica, funzionale, sociale, sessuale, fatiga, eccetera? E beh, è complesso, ma dietro dei punteggi ci sono tutte queste trasformazioni numeriche. Sono degli algoritmi che noi applichiamo sulle risposte date. Il questionario HNPRO, che è stato anche presentato dal professore Salek, ha distinto una qualità di vita fisica, sociale, emotiva, e per la prima volta si identifica mangiare e bere, le alterazioni del mangiare e bere dovute alla malattia o dei trattamenti come un impatto importante per un paziente. E poi parte B sono sintomi della malattia ed effetti collaterali. Beh, è stato fatto un'app che permette al paziente di inserire i propri dati e fare un proprio punteggio, dove la parte A sarebbe l'impatto della malattia, parte B sono i sintomi. Lo può far vedere al suo medico, può portarlo: guarda, io oggi sono così. Può seguirlo nel tempo. Quindi esiste anche questa innovazione di creare un bagaglio
di percezione della malattia e dei trattamenti da parte del paziente in maniera numerica attraverso gli app. Ora vi faccio vedere, il sondaggio IPASIM ci ha dato molte informazioni. Siamo riusciti a vedere delle dimensioni. Ora questa è la dimensione fisica, ok, del QALY raccolto dal sondaggio. Quindi in Italia quelli che hanno risposto al sondaggio, che hanno mielodisplasia, rispetto a una forma geometrica perfetta, si trovano schiacciati, dimezzati nella loro capacità fisica dalla malattia stessa. Quindi questa è quello che è la nostra rappresentazione della malattia come qualità di vita fisica in Italia nella mielodisplasia, schiacciati dal punto di vista fisico. Un po' meno schiacciati per il peso della malattia, perché abbiamo visto che solo il 45% riceve trasfusioni. C'erano alcuni pazienti che, da quanto abbiamo intuito, sono a basso rischio e non fanno terapie importanti, però c'è uno schiacciamento di circa il 60% rispetto a quello che sarebbe una qualità di vita normale. E questo è l'HM Pro, che anche era nel sondaggio, ma non lo sapevate, avete risposto a domande che ci hanno permesso di fare un calcolo statistico dell'impatto emotivo della malattia che schiaccia i pazienti, soprattutto nel lato qui della sono preoccupato, vede come schiaccia il paziente rispetto a quello che è la normalità, preoccupazione, afflitto, la gente mi giudica. Queste sono tutte cose che impattano emotivamente i malati. Questionario QALY è il questionario per le sindromi mielodisplastiche, quindi vi ricordo questo, però vi dico che nella sperimentazione clinica è risultato estremamente utile perché ha dimostrato quanto l'emoglobina si associa ai punteggi della qualità della vita, cioè quei numeri del QALY, man mano che aumenta l'emoglobina, migliora la qualità della vita, e lo vedi dalla freccia. E quanto il numero di trasfusioni al mese impatta negativamente sulla qualità della vita. Un elevato numero di trasfusioni, minore la qualità della vita. Minore il numero di trasfusioni, migliore la qualità della vita. Quindi ho accennato dell'importanza di utilizzo dei questionari nelle terapie sperimentali, nelle sperimentazioni. Purtroppo, essendo la sindrome mielodisplastica ancora incurabile, la maggior parte dei farmaci che potrebbero ricevere nelle nostre cliniche quando hanno bisogno sono terapie sperimentali che noi offriamo in alcuni centri in Italia. E oggi l'azacitidina, che si usa nell'alto rischio, non risulta del tutto soddisfacente in termini di miglioramento della malattia, per cui si tende oggi a fare sperimentazione, ad associare l'azacitidina a qualcos'altro, il farmaco sperimentale. La terapia sperimentale ha dei vantaggi perché espone il paziente al farmaco prima che sia disponibile, con una possibilità di beneficio anticipato, e poi perché il paziente viene osservato in maniera più accurata dal centro, dal medico del centro, ma anche da tanti supervisori internazionali della sperimentazione. Certo, ci sono dei rischi, una possibile tossicità che viene, non prevista, ma che può accadere, oppure che il farmaco sperimentato non sia efficace o che dia risultati peggiori. Però vi devo dire che quando si fa sperimentazione, che è indispensabile per valutare l'efficacia e sicurezza di un farmaco, le agenzie regolatorie europeo e l'EMA o americano FDA richiedono che ormai oggi
ci sia la misurazione di qualità di vita e sintomi percepiti dai pazienti come misure di efficacia e di sicurezza. Quindi il paziente contribuisce all'approvazione dei farmaci sperimentali. E vi do un esempio. Prendiamo un farmaco sperimentale che aumenta l'emoglobina e riduce il numero di trasfusioni. Come effetto collaterale più frequente, il medico ha evidenziato palpitazioni, 15% dei pazienti, di grado lieve, per cui il trattamento non necessita di interruzione. Ok, quindi sembra che abbia un buon effetto. Infatti, il paziente prima riceveva numerose sacche di sangue, queste dopo il farmaco. Misurazione della qualità di vita fisica prima, punteggio 40, dopo 20. Perché? Bisogna capire che è successo. Poi si va a scoprire, facendo delle analisi, che quelli che avevano la palpitazione avevano una riduzione dell'attività fisica imponente, che non veniva però intuita e né riportata dal medico. Quindi cosa fare? È un farmaco efficace o no? È un farmaco sicuro o no? Lì il dibattito è: a volte i farmaci non vengono approvati solo perché c'è un problema di misurazione della qualità di vita che non dà sicurezza al paziente. L'anzacitidina è stata messa sul mercato perché ha prolungato la sopravvivenza e ha migliorato anche l'anemia, la piastrinopenia, eccetera. Però anche la qualità di vita è migliorata, con un miglioramento fisico, fatigue, dispnea, miglioramento delle aspettative e senso di angoscia. Quindi ci sta bene, questo è un farmaco perfetto. Guardiamo il luspatercept. Ora stavamo parlando che è il farmaco nuovo per le mielodisplasie. Nessun cambiamento di qualità di vita delle varie dimensioni durante la sperimentazione, ma un beneficio alla riduzione delle trasfusioni. Riduzione di trasfusioni, ma non beneficio, non c'era un peggioramento. Lo sapete che il farmaco non è stato subito approvato? Perché le agenzie regolatorie chiedevano: ma perché la qualità di vita non migliora? Quindi siamo andati ad indagare. E c'è una domanda del QALY che chiede: qual è l'impatto delle trasfusioni sulla tua vita? Ebbene, lì c'era la differenza. Un maggior numero del gruppo che assumeva il luspatercept rispetto a quelli che non lo ricevevano aveva un miglioramento rispetto al gruppo placebo dell'impatto delle trasfusioni sulla vita. Il farmaco è passato, ma solo per questo, perché era bloccato. Quindi il medico non si può sostituire al paziente, i questionari servono per la comunicazione del vissuto del paziente, la voce si può trasformare in numeri che servono per misurare il vissuto, misurare l'efficacia e la sicurezza e imparare poi a conoscere le variabili che poi impattano sulla qualità della vita per migliorare le cure del paziente. Grazie. Grazie mille, dottoressa Liva, per questa carrellata su come un questionario possa essere trasformato in numeri che possono essere poi utilizzati per tutta una parte di analisi di quello che succede nel concreto della vita dei pazienti. Nell'analisi dei vostri dati mi colpivano 2 o 3 cose che poi andremo a commentare magari dopo. Una è l'impatto dell'ospedalizzazione, quindi delle trasfusioni all'ospedale nella vita del paziente, ma anche l'altro dato del non volere la somministrazione della terapia a casa, che potrebbe in un qualche modo sorpassare questo coso. Io lo collego molto anche all'età del paziente, perché ho un'esperienza con l'alfa-1 antitripsina, nella quale i pazienti hanno lo stesso problematico, preferiscono andare all'ospedale perché si sentono più sicuri, più protetti, anche se c'è più perdita di tempo, addirittura fanno salotto, no? In certi momenti della terapia.
cosa che invece pazienti che hanno ancora una vita lavorativa attiva considerano con parametri un po' diversi. Quindi sarà interessante vedere nel proseguo della lettura dei questionari come anche correlare l'età del paziente e la sua situazione lavorativa alla volontà o meno di continuare ad avere terapie all'ospedale o a casa. Noi infatti intendiamo fare delle associazioni tra questionari di qualità della vita, età del paziente, come diceva, non solo presenza e assenza di caregiver, e tutte le altre problematiche, trasfusione dipendenza e non trasfusione dipendenza, per capire le preferenze dei malati, ma soprattutto anche capire quanto un paziente che abbia più paura, quindi una qualità di vita emotiva peggiore, possa magari preferire essere curato al centro e non a casa. Questi noi possiamo solo supporre, ma grazie ai numeri il sondaggio ci aiuterà a distinguere i bisogni dei pazienti e fare una mappatura dei bisogni in Italia per questa patologia, anche perché ricordiamo che in Italia purtroppo non abbiamo in tutte le province una assistenza domiciliare, se non quella offerta dai gruppi di volontariato, per cui soprattutto l'AIL, perché l'AIL ci ha supportato a casa un sacco di pazienti, senza di loro molti che avrebbero voluto fare trasfusione a casa sarebbero a trasfondere nei centri e a perdere ore di lavoro di caregiver o propri. Sì, sono a conoscenza della cosa, anzi in alcune regioni proprio non è mai, perché un conto è l'assistenza domiciliare integrata che ha tutta una serie di caratteristiche, anche modalità operative, e un conto sono la terapia a casa, quindi la home therapy, che anche per quello che riguarda tutta la parte delle nostre patologie lisosomiali c'è stata un'apertura, diciamo, alla possibilità di farla, dato che ci sono farmaci che possono farla, ma non sempre di pari passo le strutture pubbliche sono state poi in grado di offrire il servizio laddove non c'è un AIL che provvede, insomma. E quindi questa integrazione pubblico-privato che dovrebbe cercare di migliorare ancora di più questo tipo di bisogno, che però prima va mappato. Quindi benissimo il questionario che può mappare un bisogno e capire laddove c'è da intervenire, sia che si tratti di un'assistenza, diciamo così, privatistica, sia che sia da sviluppare un'assistenza poi più pubblica. Non voglio far perdere tempo al nostro prossimo relatore, che sta aspettando da un po' di poter parlare e che ringrazio per essere qui con noi oggi, Axel Hoffmann, che viene da Zurigo, University Hospital of Zurich, School of Medicine, University of Western Australia, Center for Population Health Research of Curtin University, Western Australia, e fondatore dell'International Foundation for Patient Blood Management e membro dell'OMS. Quindi il contenuto della relazione che ci porterà oggi e per il quale lo ringrazio è la buona gestione del sangue, ottimizzazione della gestione dell'anemia. Grazie. Grazie molte per questa introduzione. Abbiamo un po' di tempo. Olivia, posso fare una consecutiva o volete che faccia la presentazione in simultanea? Mi sento. Ho una voce molto bassa, ma tenterò di controllarmi. Mi sentite? Normalmente sussurro quando dico a mia moglie ti amo, però tenterò di parlare un pochino a voce alta e fatemi segno se non mi ascoltate. Ora qui vedete le mie affiliazioni, io appunto lavoro in Australia occidentale, qui sono i miei disclaimer, lavoro per il governo, per istituzioni pubbliche, per servizi ematologici, società professionali, ONG e anche per l'industria. Vorrei cominciare con questo appunto documento che è stato prodotto dall'OMS nel 2021. Quindi il bisogno urgente
di implementare la gestione ematologica del paziente. Chiaramente abbiamo perso qualcosa, non abbiamo fatto qualcosa, se no adesso non sarebbe un'urgenza. Questo è un documento che è stato tradotto in varie lingue e vorrei parlarvi di cos'è la gestione ematologica del paziente. Ora, recentemente nel Journal Anesthesia Analgesia abbiamo pubblicato una definizione globale di gestione ematologica del paziente, che è un approccio sistematico incentrato sul paziente basato sull'evidenza, che ci consente di gestire e preservare il sangue di un paziente, lo stesso sangue del paziente. Questo è importante, quindi il sangue del paziente non si ricorre al sangue di un'altra persona, ma si gestisce il sangue del paziente, come conservando il volume del sangue e gestendo il volume circolante nel migliore modo possibile e anche promuovendo la sicurezza e l'empowerment del paziente. Credo che oggi molti abbiano parlato della importanza dell'empowerment del paziente, del consenso informato, della scelta informata. Ora, varie società professionali hanno puntato su questo e abbiamo anche ricevuto il sostegno di varie società professionali in tutto il mondo, tra cui l'American Society of Anesthesiologists, che rappresenta circa 50.000 medici. Abbiamo anche la società, la Society of Cardiovascular Anesthesiology, ma anche varie società di anestesiologi e anche l'OMS. Well, number one is the detection and the management of anemia and iron deficiency. And of course, I'm not talking here to something's... Ok. Quindi il rilevamento e la gestione dell'anomia delle carenze di ferro. Confondo sempre tra Olivia e Esther, comunque entrambi sono dei nomi meravigliosi. E quindi, di nuovo, non sto parlando come ematologo, sono un ricercatore e mi riferisco allo spettro più ampio della medicina piuttosto che soltanto l'aspetto ematologico. Quindi il rilevamento e la gestione dell'anemia è qualcosa che non viene eseguito di routine, nello specifico nei pazienti chirurgici e anche nei pazienti di oncologia chirurgica o altre popolazioni di pazienti. Il secondo pilastro è ridurre al minimo le emorragie e la perdita di sangue sistematicamente. Questo vale non soltanto dal punto di vista delle tecniche anestesiologiche, ma anche emostatiche e chiaramente le tecniche chirurgiche. La quantità di perdita ematica, il predittore principale di questa perdita ematica è chiaramente la selezione del chirurgo, quello fa la differenza. E poi in terzo luogo sfruttare e ottimizzare la tolleranza fisiologica specifica del paziente dell'anemia. Potreste essere sorpresi da questo, magari come ematologi lo saprete dalla vostra prassi, quanto può essere tollerato una emoglobina bassa da parte di un paziente. Quindi qual è l'ampiezza di questo problema? Di non gestire appunto l'aspetto ematico del paziente. Qui vedete 2,9 miliardi di persone sul pianeta Terra che soffrono o di anemia o di carenze di micronutrienti, che è un precursore chiaramente per l'anemia da carenza di ferro. Vedete in questi due grafici, uno vi mostra la prevalenza di anemia negli ultimi 23 anni, in rosso grave, moderato, poi in blu e lieve. Vedete la prevalenza è scesa lievemente da un 33% di tutta la popolazione fino a circa il 28%. Tuttavia l'impatto della malattia, calcolato in anni di disabilità, continua a mantenere un alto livello stabile. Quindi vediamo prima questo aspetto. Si attesta l'anemia come la quarta causa principale di anni vissuti con disabilità. Contribuisce per oltre 61 milioni di anni di vita con disabilità. Anche dal punto di vista economico,
è molto importante comprendere che l'anemia chiaramente ha un impatto sulla produttività. Ad esempio in India ci sono molti problemi con l'anemia nutrizionale, sta perdendo circa il 6% del PIL per questa grave anemia, che si traduce su circa 160 miliardi di dollari come impatto economico. Se lo moltiplichiamo con il potere d'acquisto in dollari in India parliamo di una cifra enorme. È qualcosa che è completamente non considerato dai clinici. Scusate. Quell'ultima riga, abbiamo circa 100 milioni di pazienti ospedalizzati ogni anno che finiscono in sala operatoria con anemia. E voglio mostrarvi una meta-analisi molto importante di Fowler, pubblicata nel British Journal of Surgery, che comprende quasi 1 milione di pazienti chirurgici di 24 studi, e circa il 39% di questi pazienti erano anemici. E l'anemia è stata associata con un aumento di 3 volte del tasso di mortalità. Quindi l'anemia nei pazienti chirurgici è un fattore che contribuisce alla mortalità. Non solo questo, anche la morbidità. Abbiamo un aumento di lesioni al rene acute di 4 volte rispetto ai pazienti chirurgici non anemici. E le infezioni nosocomiali, che sono veramente una piaga per gli ospedali, molto costose da trattare, causano da 5.000 a 35.000 dollari a infezione, ed è addirittura il doppio nei pazienti anemici. In una sottopopolazione di pazienti cardiaci chirurgici abbiamo visto un aumento di ictus del 28%, e chiaramente l'anemia è un fattore che porta anche ad infezioni da trasfusione. Nei pazienti anemici sono 5 volte più soggetti rispetto ai pazienti non anemici. Quindi la conclusione che vedete qui riguarda una popolazione di molti pazienti, ma per questa audience è importante questo numero 4, ovvero la gestione dei pazienti anemici con patologia ematologica ed oncologica. Una prevalenza che si attesta tra il 26 e il 53%, ed è riferita ad una quota alta del 75% in pazienti con tumori solidi, e comporta un aumento della morbidità e mortalità. Ci sono altri fattori, la perdita ematica, sappiamo che in realtà è da considerarsi una forma acuta di anemia ed ha un impatto fisiologico completamente diverso rispetto all'anemia cronica, chiaramente. E poi abbiamo la coagulopatia con emorragia, e questi 3 fattori sono responsabili di un nuovo concetto che deve essere sempre più incentrato sulla gestione ematica del paziente, perché ognuno di questi componenti è un predittore indipendente di eventi avversi e outcome avversi, che comprendono appunto la morbidità e la mortalità. Qui direi un'affermazione molto positiva, che anche se rappresenta uno dei problemi di salute pubblica più sottostimati, qui vediamo che 2,9 miliardi di carenze di micronutrienti e soggetti con anemia, con emorragia e coagulopatia, comunque sono assolutamente prevenibili, e questo è l'aspetto positivo, che qui non è necessaria la fantascienza. Stiamo parlando di fantascienza relativamente facile, ma non è sotto l'attenzione della maggior parte dei medici e dei clinici. Quindi potremmo pensare, allora perché parliamo di questo? Non dovremmo risolvere questa triade con la trasfusione? La trasfusione non è il motivo per il quale tutti accettiamo e tolleriamo come clinici e come medici non soltanto la possibilità di curare l'anemia, ma anche a volte alcune emorragie eccessive in sala operatoria o
alcuni episodi di coagulopatia? In realtà, numero 1, aveva mostrato che il problema A, ovvero l'anemia, 2,9 miliardi di persone, e l'altro problema sono 600 milioni. Quindi se vogliamo risolvere tutto questo con la trasfusione, abbiamo bisogno di metà del genere umano che dia trasfusioni all'altra metà, e renderebbe la prima metà anemica, quindi probabilmente non è la soluzione. Ma sicuramente è un motivo di grave preoccupazione. Quello che vedete qui, Epicuris degli Stati Uniti, questo autore ha guardato una database che è il più grande disponibile come database dei pazienti al mondo, ed ha osservato il tasso di mortalità e la morbidità composita in circa 940.000 pazienti. E vedete qui le barre in nero rappresentano la mortalità che parte da 0 unità di trasfusione fino a 15 unità, e le barre bianche sono la morbidità composita. Quindi vedete una chiara relazione dose dipendente tra gli eventi avversi della trasfusione, e questo si potrebbe pensare che i pazienti più malati ricevono una trasfusione. Questa è la risposta di default, ma sappiamo che non è così. Sappiamo che la trasfusione dipende notevolmente dal fatto che non vengono trattati i pazienti con anemia, perdita ematica e coagulopatia. Il problema non è il paziente, ma il modo in cui viene trattato quel paziente. E cosa hanno fatto in questa ricerca? Hanno affermato, bene, nel database abbiamo altri fattori oltre alla trasfusione che contribuiscono all'outcome di mortalità, e avevano altri 55 cosiddetti fattori confondenti all'interno di questa analisi di regressione, e hanno riscontrato che la trasfusione comunque emerge come la principale causa del problema che incide così tanto sul tasso di morbidità e mortalità, e quindi ammonivano, o quantomeno raccomandavano, di valutare con cautela anche la somministrazione di un'unica unità a livello intraoperatorio, di pensarci 2 volte prima di somministrarla. Qui vedete una popolazione che non è esattamente così vicina agli specialisti di ematologia, tuttavia è la prognosi di pazienti con tumore del colon retto. Vedete il numero di pazienti di questo studio, 174.036, l'impatto della sopravvivenza. Ecco, vedete che questo rapporto emerge, il 67% più alto rispetto alla sopravvivenza totale, il 66% più bassa nel caso di sopravvivenza tumore specifico. Vedete anche i dati della sopravvivenza senza patologia e l'aumento delle complicanze infettive in questi pazienti, che dipende proprio dalle trasfusioni. Questa è un'altra meta-analisi di trasfusione di eritrociti nei pazienti che hanno una chirurgia curativa, 184.190 pazienti. Vedete, ora scendo, la mortalità e le recidive associate alla trasfusione perioperatoria dovute a chirurgia tumorale sono state valutate tra i partecipanti con 123 studi, e le trasfusioni di globuli rossi erano associate con un aumento del rischio di decesso. Vedete che si attestava in questo caso al 95%. Quindi, come clinici nell'area dei trial di controllo randomizzati, quando parliamo in queste circostanze davanti a voi come audience, dobbiamo rendere chiara la differenza tra i dati che abbiamo mostrato prima, sono dati di tipo osservazionale, mentre ora andiamo a vedere dei dati di controllo randomizzati, ovvero stiamo vedendo quegli interventi, a volte placebo, rispetto a interventi in condizioni cliniche controllate, o conduciamo 2 tipi di interventi diversi che poi vengono comparati. L'intervento che è stato condotto nella ricerca sulla trasfusione, negli ultimi 20 anni sono stati analizzati l'approccio restrittivo verso quello liberale. Credo che qualcosa che dovrebbe interessarvi anche nei pazienti MDS, quanto siamo liberali o restrittivi con la somministrazione della trasfusione. Quindi
sono passati 20 anni di osservazione di questi confronti e in generale è emerso che la trasfusione restrittiva, ovvero dare meno rispetto a più, andava sempre a vantaggio del paziente. Ma per cercare di terminare questa discussione, io e i miei colleghi abbiamo condotto una rassegna delle rassegne sistematiche dei trial di controllo randomizzati. È stato un po' complicato perché è stata una osservazione delle osservazioni dei trial. E quindi quello che abbiamo condotto, vedete qui nell'asse Y, 19 di queste review, e abbiamo visto che una era particolarmente interessante, di Salad Paper, pubblicata nell'American Journal of Medicine, dove abbiamo un gruppo restrittivo, meno di 7 grammi di emoglobina, e quello liberale con più di 9,5 grammi. E vedete che ci sono delle sovrapposizioni tra gli altri studi, e questo non era molto utile ai fini della ricerca. Qui ci sono altri 3 studi molto famosi del Journal of Medicine nei pazienti in terapia intensiva e anche nei pazienti con emorragia del tratto gastrointestinale superiore. I risultati sono stati che il gruppo dell'approccio restrittivo in termini di mortalità ha avuto dei risultati molto migliori, almeno del 20%, rispetto al gruppo che aveva un approccio più libero. E anche gli altri endpoint come la mortalità, edema primario, infezioni batteriche, di nuovo l'approccio restrittivo era assolutamente a vantaggio del paziente. Quindi è stato davvero interessante questo risultato, ovvero l'evitamento dell'approccio troppo liberale e la preferenza di quello più restrittivo ci consentiva di prevenire un decesso rispetto al 33, quindi davvero sorprendente. E ancora più rassicurante la conclusione di un altro studio che afferma che è difficile calcolare quanti decessi potrebbero essere causati dalle trasfusioni. Quindi se siete interessati, possiamo ricordare anche quello che si insegna a livello didattico sul concetto della trasfusione del sangue. Ci sono 2 parametri. Uno è il rilascio di ossigeno, fondamentalmente il VO2, quello che viene trasportato come carico di ossigeno dall'emoglobina, e l'altro, uno è il DO2 e l'altro è il VO2, ovvero quello che viene effettivamente assorbito dal tessuto. Quindi sappiamo che in un periodo lungo, se ci sono dei costanti cali di emoglobina, il DO2 per molto tempo è più alto del VO2, quindi c'è una sufficiente erogazione di ossigeno. E poi abbiamo questo famoso punto di non ritorno a livello del tessutale. L'ipossia tessutale, sapete da che punto inizia? Lo sapete voi, non sappiamo dove origina l'ipossia tessutale. Dov'è il punto critico dell'emoglobina? Allora posso dirvi che nei capillari a livello tessutale non raggiungiamo mai da 5 a 6 grammi, praticamente è impossibile perché c'è un rapporto diretto con i canali dei eritrociti. Quando abbiamo un'insufficienza cardiaca in più, se sappiamo che abbiamo raggiunto ancora prima quel valore critico, ma ancora non sappiamo queste soglie. Se abbiamo insufficienza cardiaca e anemia, questo picco si raggiunge ancora prima, ma di nuovo non sappiamo da punto in cui origina questa ipossia tessutale. Quindi la domanda successiva, e questo è molto importante per voi come ematologi, gli eritrociti trasfusi sono l'equivalente degli eritrociti endogeni in termini di reologia e biochimica e proprietà biofisiche? E i eritrociti trasfusi rilasciano effettivamente ossigeno nei tessuti o invece hanno un effetto sull'ipossia? Avete la risposta? Lina Napoletano ha condotto uno studio interessante, è un'esperta di terapia intensiva e anche chirurgo nei traumi. Ha osservato una serie di studi dove in diverse condizioni, con shock settico, principalmente con le pazienti con shock settico,
l'apporto di trasfusione e dopo la trasfusione la correzione dell'emoglobina, perché l'emoglobina in questo caso ha un valore di laboratorio. Ma ricordiamoci che abbiamo appena parlato del DO2 e del VO2. Aumentava comunque perché con più ossigeno veniva trasportato con l'emoglobina, ma l'assorbimento effettivamente cosa succedeva a livello fisiologico? Questo era il punto interessante, praticamente non c'era assorbimento di ossigeno, il lattato anche non era misurato o comunque non dimostrava un aumento. Quindi e qui vedete degli insight, delle informazioni utili di fisiologia che vi mostrano gli eritrociti e la morfologia dei globuli rossi dopo un tempo di storage massimo di 42 giorni. Vedete che ci sono dei valori differenti, ci sono tanti cambiamenti che avvengono in questo tempo di deposito e le citochine sicuramente subiscono un impatto e poi vedete l'impatto post-trasfusione. Infatti stiamo parlando in questo caso di un trapianto di organi. Quando si ricevono più trasfusioni e allora sono più trapianti e questo provoca un impatto sul sistema immunitario del paziente. Nei tumori già abbiamo a che fare con un sistema immunitario compromesso, quindi le trasfusioni potrebbero essere il motivo per cui questo ha un'incidenza ancora maggiore. Quindi abbiamo visto i dati già prima. Ora, non voglio annoiarvi troppo con questa slide, questo lavoro di Yoshida et al. Italia e va a vedere l'inizio della fase di storage e osserva il danno ossidativo degli eritrociti nel momento in cui inizia la fase di deposito. E poi ci sono tutte queste alterazioni fisiologiche e alla fine abbiamo un aumento del tasso di mortalità. Quindi c'è un modello meccanistico chiaro alla base di tutto questo. E qui vi mostro una evidenza risultato di una luce di elettromicroscopio ad alta densità con un paziente con un'emorragia 2,8 grammi di emoglobina, paziente in vita che aveva attive le funzioni cognitive e in fase di emorragia. Quindi vedete la perfusione nelle singole cellule a livello dei capillari prima della trasfusione e ora vedete lo stesso paziente con 3 unità di globuli rossi. Vedete come tutta l'architettura crolla, arriva a un punto di stallo, non c'è più ossigeno, o scambio di gassoso come vorremmo invece vedere. E quando torniamo alla formula famosa che qualsiasi anestesista o studente medico conosce, DO2, quindi l'erogazione di ossigeno dipende prima di tutto dall'output cardiaco, quanto velocemente pompa il cuore, più è veloce, più sarà potente, più verrà pompato nel sistema. E poi abbiamo questo fattore di ossigeno legato all'emoglobina e l'ossigeno che fondamentalmente si dissolve nel plasma. E quindi questi sono i due fattori. E il presupposto di base per gli studenti medici e molti medici è che l'emoglobina immagazzinata è esattamente corrispondente all'emoglobina propria del paziente. Va bene il mio tono di voce, sto imparando a parlare con cuffie e microfono. E quindi questo è il problema. Questa è la base del concetto che spesso è distorto. In realtà stiamo parlando di due qualità ematiche completamente diverse. Perché parliamo di un sangue donato che viene immagazzinato per tanti giorni, è molto disfunzionale. Sì, il ferro può essere somministrato in tanti altri modi, quindi il fatto che in generale nel mondo della medicina non gestiamo questa triade A, B e C nel modo in cui potremmo e dovremmo, questo determina circa 50 milioni di pazienti trasfusi ogni anno con circa 272 milioni di unità. Ogni banca del sangue, ogni dirigente della banca del sangue conoscerà molto bene con questo concetto del rischio deterministico di trasfusione, ovvero ad esempio lo stesso tipo
di sangue al paziente, shock anafilattico, è deterministico, ovvero c'è un'analisi root cause che determina che questo è il problema. Ma ora, con questa forte evidenza, vediamo quello che è l'impatto clinico sia a livello degli studi osservazionali che i trial di controllo randomizzati. Vediamo ora anche dei rischi probabilistici. Se andiamo a vedere che consideriamo la trasfusione al pari di un farmaco, avremo sicuramente una situazione allarmante. Quindi abbiamo identificato 4 componenti, la quarta praticamente quasi la conseguenza delle prime 3. E pertanto possiamo dire che qui abbiamo un gap enorme per la sicurezza del paziente in tutto il mondo. Questo e sta proprio alla gestione ematologica del paziente di chiudere questo gap il prima possibile, di chiudere questa lacuna, e dobbiamo uccidere questo mostro, e lo possiamo fare semplicemente applicando questi 3 pilastri, quindi ottimizzare la quantità di globuli rossi del paziente. Abbiamo parlato di nuove molecole, abbiamo parlato possiamo anche amministrare il sangue in modo più efficace. Ecco perché abbiamo bisogno di cambiare questa prospettiva. E vorrei concludere parlando degli elementi vincenti. Noi abbiamo il programma più grande in Australia di gestione ematologica del paziente, con oltre 600.000 pazienti in questa parte dell'Australia, l'Australia occidentale, e abbiamo incluso tutte le emergenze, tutti i pazienti chirurgici nei vari ospedali, e quello che abbiamo visto come outcome clinici. E tra l'altro con questo programma abbiamo ridotto le trasfusioni ad un livello che è al di sotto dei 2/3 di quello che si fa in Italia. Quindi abbiamo visto una riduzione della ospedalizzazione del 28% in questa grande popolazione. Abbiamo anche visto una riduzione della appunto ospedalizzazione del 15%. Abbiamo visto una riduzione delle infezioni nosocomiali del 21%. E abbiamo visto una riduzione dell'ictus e dell'infarto del 31%, e abbiamo visto un tasso di riammissioni del 6%, forse perché c'è una sopravvivenza maggiore in questo gruppo. La buona notizia per gli amministratori degli ospedalieri è stato che noi abbiamo risparmiato almeno 18 milioni di euro per quanto riguarda l'acquisto del sangue, senza parlare poi anche della riduzione dei costi legati al trattamento, anche perché ci sono state delle inferiori complicanze. Quindi in questo modello non parliamo nemmeno più di efficacia dei costi, parliamo proprio di risparmi netti, di un risparmio netto, e questo è stato un'esperienza, un esperimento nel mondo vero, è stata un'iniziativa per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti, e questo è stato fatto mediante la gestione ematologica dei pazienti. Abbiamo visto proprio una riduzione dei costi anche importanti, e se guardiamo nuovamente la grandezza del problema, devo dirvi che questo è un problema che è stato tralasciato per molti decenni. Infatti abbiamo oggi tantissime evidenze che sostengono l'importanza della gestione ematologica del paziente. Abbiamo degli argomenti economici molto forti per fare questo, e pertanto vedete, questa è una slide che vi mostra un equilibrio, perché se questi 3 pilastri si sostengono l'uno con l'altro, allora è un obbligo etico cominciare ad implementare il PBM all'interno di tutte le istituzioni in tutto il mondo. E questo è proprio quello che l'OMS richiede oggi. E per quanto riguarda la gestione ematologica del paziente e la medicina interna, credo che voi conosciate le linee guida ESMO per l'anemia indotta dalla chemio, e qui abbiamo Mattia Apro, che forse conoscerete, è un collega che mi ha anche invitato perché pensava che dovessimo portare il PBM sul palcoscenico mondiale, e questo è stato uno dei primissimi articoli che è stato anche menzionato all'interno delle linee guida oncologiche. E poi abbiamo anche la European Society of Cardiology, che ha dedicato 3 pagine delle sue linee guida alla gestione ematologica dei pazienti, indicando appunto la gestione ematologica dei pazienti come una raccomandazione di alto livello. Quindi possiamo dire che il concetto della gestione ematologica dei pazienti può ridurre gli outcome, ma anche far risparmiare miliardi.
E questa è una chiara chiamata all'azione, perché bisogna prendere azione urgentemente adesso. Grazie per la vostra attenzione. Davvero grazie per questa relazione che desta qualche perplessità, devo dire la verità, rispetto alla salute dei pazienti e anche al costo che questo comporta sia in termini di vita umana ma anche in costi economici. Quindi grazie per averci sottolineato l'urgenza di coinvolgere i pazienti in questo modello di gestione proprio dell'anemia del sangue, insomma. Grazie professore, grazie davvero. Abbiamo terminato l'esposizione delle relazioni che ci hanno condotto in questa scoperta di quality of life, qualità di vita, attraverso anche questionari, numeri, indicazioni che ci arrivano anche da tutti i relatori che hanno parlato. Ed è il momento di passare alla tavola rotonda, quindi chiedo alle persone che sono chiamate in questa parte di questo seminario di mettersi qui alle seggioline, se ce ne sono abbastanza per tutti, ma mi sembra che ne manchino almeno uno o due. Quindi chiamerei Felice Bombaci, che è il rappresentante, il coordinatore dei gruppi di pazienti all'interno di AIL Nazionale, che arriva automunito nella vera propria praticità che i rappresentanti dei pazienti hanno sempre in tutte le occasioni. Giovanni Caocci, che è l'ematologo del Businco di Cagliari, che abbiamo già ascoltato stamattina, se è ancora in sala. Ecco, professore venga. Mauro Dionisio, il direttore dell'ufficio 7 DG Prevenzione e Sanitaria, trapianti sangue ed emocomponenti, che ringrazio per aver ascoltato tutte le nostre relazioni e le istanze che via via abbiamo cercato di lanciare. So che il suo ufficio è molto sensibile da questo punto di vista e che più di una volta ha dialogato e dialoga con i pazienti anche rispetto a queste tematiche. Il dottor Carlo Finelli della FISIM, che ecco c'è l'altra sedia là. Gli altri relatori ci sono già tutti, quindi il tema che ci dobbiamo lanciare, che dobbiamo cercare, cercando tutti di essere molto sintetici, perché a casa penso che siano stanchi, interessati anche di capire, però abbiamo parlato tanto, ma dove vogliamo arrivare, no? Quindi qual è adattare le cure alle esigenze del paziente, questo è il titolo, regole e ricette, ma io dirò di più. Adattare le cure va bene, ma come guidiamo un sistema per far sì che la qualità di vita del paziente migliori davvero? Come la misuriamo questa qualità di vita? Come coinvolgiamo il paziente in tutti i processi anche decisionali rispetto alla loro salute, che si tratti di programmazione sanitaria, che si tratti di rapporto medico-paziente, che si tratti della propria terapia, che si tratti di capire come gestire queste terapie. Quindi la parola io la passerei per primo a Felice, se non altro perché come rappresentante dei pazienti credo che debba per primo porre le proprie istanze e poi magari ti do una battuta anche finale perché fai anche la conclusione. Sì, grazie. Abbiamo visto anche dalla diretta testimonianza di Claudia che è importante, ma non per soddisfare un bisogno particolare della persona, ma ne guadagna la terapia. Cioè parlare di qualità di vita non è un termine astratto che tende a soddisfare delle aspettative dei bisogni personali e si ferma lì, ma la qualità di vita abbiamo visto che impatta sia sulle terapie, e ce l'ha dimostrato il professor Salek con la sua spiegazione su come questi patient report outcome, come questi diciamo esposizioni narrative trasposte in numeri, in statistica, possono portare ai clinici
e ai pazienti innanzitutto un beneficio per la cura, per le terapie, cioè diventano fondamentali perché diventa consapevolezza del paziente, diventa presa in carico totale nel vero senso della parola e spesso anche significa risparmiare denaro, perché quando andiamo ad approvare un farmaco, quando andiamo a fare una sperimentazione clinica su un farmaco, dove vediamo che i risultati degli indicatori del benessere, dell'impatto che ha questa terapia sul paziente è ridotta, non è valida, a quel punto non è giusto neanche approvare un farmaco. Come invece abbiamo visto come prendendo in carico, e ce l'ha dimostrato con una slide la dottoressa Oliva, un problema, un bisogno del paziente, tipo quella della ricorrenza delle trasfusioni e quindi la diminuzione dell'impatto che avevano queste sulla persona, ha portato anche ad approvare un farmaco che effettivamente ha portato un beneficio alle persone. E questo comporta anche una riduzione dei costi perché, come abbiamo già detto più di una volta, il paziente e il caregiver sono delle persone che normalmente contribuiscono al PIL della nazione. Ma se io sono impegnato a fare più trasfusioni, se sono impegnato a stare in ospedale, se il mio tempo non viene considerato, perché tanto io sono un paziente, quindi come paziente devo aspettare tranquillamente che la mia terapia e le mie cose vengano gestite, ci si dimentica del ruolo mio di cittadino. E ecco che allora in quel caso è necessario prendere decisioni che apparentemente sono antieconomiche, come quello di usare una terapia sottocute piuttosto che una terapia infusionale, quando queste invece riducono i tempi di permanenza in ospedale, quindi riducono la possibilità di infezioni, ma riducono anche il tempo che un caregiver lascia per il lavoro per accudire il proprio familiare. Quindi ci sono tanti aspetti che spesso non vengono presi in carico proprio perché si tende a non guardare la persona in senso olistico, ma si considera semplicemente il costo, il tempo medico, il tempo della poltrona. Ma se dovessimo, e ognuno vede un silos diverso, ma se riuscissimo ad aprire questi silos e a vederli in senso globale, il costo, quello che noi chiamiamo costo, diventa un investimento e quello che noi diventiamo investimento diventa un effetto produttivo per la nazione e per il sistema. È questo che secondo me dovremmo riuscire, grazie anche al supporto che il Ministero ci può dare, che gli enti pubblici e decisori ci possono dare. Proprio qui davanti decidono i nostri, in questa zona si decidono tante cose della nostra, diciamo, nazione. Ecco, far sì che anche questi temi, spesso considerati come delle cose in più, perché qualità di vita, che vuoi? È un paziente affetto da un tumore, quindi che cosa vuole di più? Pensi al suo tumore, lo stiamo già curando, e invece no, dobbiamo pensare che quello torna a essere una persona, torna a essere un elemento produttivo del paese ed è questo quello che noi dobbiamo porre attenzione ed è un guadagno per la nazione. Poi mi taccio perché... Grazie Felice, sì, lo so che continueresti per i prossimi 20 anni e con tutte cose super giuste. Io passerei proprio la parola al dottor Dionisio, che all'interno del Ministero ha un ruolo rispetto alla prevenzione e rispetto a queste tematiche che parzialmente rientra in quello che hai detto tu, perché come parliamo di parcellizzazione e silos all'interno del Ministero della Salute, in realtà abbiamo le varie direzioni generali, per cui c'è la prevenzione che si occupa di prevenzione, la programmazione sanitaria che si occupa di programmazione sanitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ognuno, pur continuando a collaborare con l'altro ufficio e così via, ha delle specificità e quindi probabilmente per un discorso integrato dovremmo aver qui 3 o 4 direzioni diverse come minimo, con in più l'AIFA, per poter davvero cercare di capire come insieme andiamo a far sì che quegli elementi che tu dicevi che diventano recupero di costi, se non addirittura ricavi, possono integrarsi. Però, dottor Dionisi, le chiederei proprio un commento rispetto a tutto quello che abbiamo discusso e a quello che la sua direzione può dare di contributo e anche di coinvolgimento rispetto a quelle che sono le
No, non ti faccio No, più mi parlare. permetti solo una cosa. Volevo ringraziare il dottor Dionisio perché è stato qui tutto il periodo. No, infatti le ho detto. Contrariamente a quello che fanno normalmente i nostri I politici però i rappresentanti eccetera. tecnici per sono cui più sono bravi. contento e lo ringrazio di cuore per la sua presenza, perché ha potuto aiutarci anche adesso con la disamina del problema. Io vi ringrazio per le belle parole. Innanzitutto vi ringrazio per essere stato invitato ed aver avuto modo quindi di ascoltare dalla viva voce delle associazioni di pazienti da un lato e di colleghi medici che operano nel contesto delle patologie neoplastiche del sangue. Contento di aver seguito tutti i lavori nella consapevolezza che a livello ministeriale siamo un po' distanti dal momento assistenziale. Questo un po', se vogliamo, è conseguenza dell'assetto generale che vede col titolo V della Costituzione una responsabilità in capo alle regioni dell'organizzazione sanitaria e che ci vede coinvolti nel tentativo di rendere più equilibrato il livello di garanzia delle cure, laddove, visto che dipende dall'ufficio che dirigo, una carenza di sangue da un lato e di ridotto numero di donatori dall'altro ci impone di individuare delle contromisure. Storicamente l'ufficio che si occupa di sangue, trapianti ed emocomponenti, nonostante abbia a che fare più con l'assistenza sanitaria e quindi la programmazione, è situato all'interno della Direzione Generale della Prevenzione, in quanto 20 anni fa le problematiche sangue erano strettamente connesse al rischio infettivo. Adesso non è più così e quindi ci confrontiamo con la programmazione per ragionare su criticità e per provare a individuare ipotesi di soluzione. Proverei a partire da qualche considerazione in merito a quello che si è detto in coda alle relazioni, ovvero l'urgenza, direi piuttosto che l'esigenza, di applicare un corretto patient blood management, come è stato più volte citato, a testimonianza del fatto che laddove vi è poca disponibilità di sangue o emocomponenti, prima ancora di ragionare sull'opportunità di ridurre le trasfusioni, c'è da ragionare proprio su un discorso di evitare le terapie inappropriate, che specialmente per quello che ha a che fare con i plasma derivati vedono molte regioni del sud Italia essere forti consumatori e scarsi produttori. Sempre ragionando nell'ottica di garantire alla comunità un feedback positivo anche dalle esperienze spero positive che i pazienti hanno dovuto vivere nel corso degli ultimi anni, io direi che le stesse associazioni AIL possono porsi nei confronti della popolazione come uno stimolo ad incrementare la numerosità delle donazioni. Come Ministero garantiamo il patrocinio a numerose iniziative. Faccio l'esempio di Match It Now o Match at Home per incrementare il numero dei giovani che consentono la tipizzazione tramite un piccolo prelievo salivare ed essere inseriti così nella banca dati nazionale, le BMDR, e tramite quella in un circuito mondiale, così da incrementare la possibilità di trovare donatori e di partecipare a questi scambi. Direi che una sensibilizzazione all'interno delle famiglie che hanno tratto giovamento a seguito di un trapianto di cellule staminali emopoietiche o delle trasfusioni di sangue di cui hanno avuto bisogno, consentirebbe a mio parere di sensibilizzare i giovani, che poi sono la classe di popolazione che vediamo meno coinvolta sul territorio per le problematiche di donazione. Sono gli over 50, ahimè, è la classe di over 50 quella più affidabile alla quale ci rivolgiamo nelle circostanze per le quali c'è necessità di acquisire risorsa sangue supplementare. Un'ultima considerazione la vorrei fare sul tema programmazione, anche se non riguarda espressamente le attività svolte dal mio ufficio. C'è consapevolezza che con le risorse poste in campo dall'ultimo PNRR
in tema di telemedicina da un lato, e in tema di incremento dell'assistenza domiciliare laddove è possibile, occorre porre una particolare attenzione rispetto a questa che mi è sembrata un po' un'incongruenza, quella dei pazienti che da un lato si lamentano delle lunghe attese in ospedale, della necessità di organizzarsi e farsi accompagnare, dall'altro però dalla preferenza nella terapia ospedaliera che forse viene vista come più scientificamente accurata o corretta. Ecco, ritengo che sia opportuno provare a far confluire queste due esigenze, quelle di sicurezza da un lato e quella di comodità, ma più che altro incremento di qualità della vita, così da non stravolgerla con le ripetute esigenze di recarsi presso la struttura ospedaliera, al fine di migliorare appunto la qualità della vita nei pazienti cronici. Grazie. Grazie a lei. Credo che anche l'appello alla donazione sia assolutamente cogente, avendo noi a che fare con le immunodeficienze primitive, CDP, che hanno visto anche una prioritizzazione negli ultimi tempi in caso di mancanza di sangue. Sicuramente il problema c'è e va affrontato in maniera collegiale anche rispetto agli appelli alla popolazione in generale. Non a caso abbiamo sentito la paziente prima che era donatrice di sangue prima di scoprire poi di avere la patologia, ma appunto si tratta poi degli over 50. Dottoressa Nosari. Volevo ricordare che AIPASIM si è occupata fin dall'inizio dell'apporto del sangue e delle problematiche del sangue. Tanto è vero che noi abbiamo partecipato per numerosi riunioni in presenza e in tutta Italia alla campagna di Avis Magnifico Donare, che era stata fatta subito prima dell'inizio di Covid e quindi ha avuto ovviamente una risonanza probabilmente un po' minore di quanto avrebbe potuto avere, ma che è stata comunque un'iniziativa importante proprio per sollecitare la donazione di sangue, che è vero ormai affidata agli ultra cinquantenni. Bisognerebbe trovare, forse sul midollo non è proprio così, probabilmente quando viene trapiantato un paziente giovane, se si fosse capace di fare un po' di campagna rispetto agli amici e conoscenti e via dicendo, forse si potrebbe avere maggior numero di donazioni. Dico forse perché di questo non ne so niente, però sicuramente un pensiero bisogna farlo su come aumentare le donazioni, sia dell'uno che dell'altro, trovando il modo di interessare i giovani. Questo mi sembra assolutamente corretto. Sì, solo una parola, anche considerando il buon management del sangue, come è stato presentato, ci sarebbero meno donazioni necessarie se si gestisse meglio, diciamo, il rapporto tra diagnosi e cura di pazienti che arrivano anemici già in ospedale. Quindi per curare meglio i pazienti che cronicamente necessitano di trasfusioni, l'impegno deve essere più ampio, cioè cercare di trovare all'interno di un ospedale una collaborazione perché si utilizzino meglio le sacche di sangue di un determinato ospedale. Cioè se ad ogni arrivo in pronto soccorso per un paziente anemico si fa prima la trasfusione e poi la diagnosi, abbiamo perso la sacca di sangue. E questo lo sappiamo benissimo, avviene sistematicamente almeno, diciamo, in tutti gli ospedali almeno qualche volta. E che sia carenza di ferro, vitamina B12, folati, ma anche nel paziente mielodisplastico può accadere che abbia carenza di ferro e che non venga valutato solo perché è trasfusione dipendente e gli si danno delle sacche in più, quando poi si capisce che questo paziente in quel momento ha avuto altri problemi. Quindi risparmiare le sacche di sangue e poi pensare anche di implementare se necessario. Ma secondo me il discorso del risparmio non solo economico ma anche delle sacche è fondamentale. Sì, sono completamente
consapevole della prospettiva dei governi quando affermano che dobbiamo garantire la disponibilità di sangue. Questo è un dovere primario dei ministeri della salute in tutto il mondo, garantire la disponibilità di sangue e punto, questo è accettato. Tuttavia il problema è che tutta la comunità medica si concentra sulla fornitura di sangue e non chiede invece qual è la domanda di sangue. E il punto che riguarda la domanda non è deciso a livello ministeriale, è deciso accanto al paziente, è deciso da quel medico, da quel clinico che è stato formato e capisce, aspettiamo un attimo, perché questo paziente è anemico? Perché la trasfusione non ha risolto il problema, la trasfusione ha semplicemente corretto i valori dell'emoglobina, appunto. La trasfusione non risolve tutto, sicuramente richiede del tempo, in chirurgia degli interventi più massivi, ma vi porto un esempio. Il principale ospedale, il centro cardiaco a Pechino in Cina, ho iniziato a collaborare con loro nel 2008 con il Beijing Union Medical College e fanno 15.000 interventi EPCI l'anno cardiaci. Il loro tasso di trasfusione all'inizio era il 70% nella chirurgia cardiaca per i globuli rossi e il 65% per il plasma. La mortalità si attestava intorno all'1,2-1,3%. Ora sono scesi al tasso di trasfusione per i globuli rossi del 22% e per il plasma sono scesi del 10%, quindi un sesto rispetto a quello che usavano prima di plasma, circa un quarto di quello che utilizzavano per i globuli rossi. Il tasso di mortalità è sceso al tasso più basso su scala mondiale della chirurgia cardiaca. Perché? Perché hanno imparato a vedere effettivamente la richiesta, la necessità, perché quel paziente è a rischio di ricevere trasfusioni. Risolviamo quel problema e cerchiamo di capire il motivo per cui c'è un'emorragia, anemia, perché non somministriamo fibrogeni e le altre soluzioni cellulari o altro. E quindi con tutte queste misure risparmiano tantissimo a livello economico, risparmiano molte vite e migliorano questi tassi perché anche di tempi di ospedalizzazione che si riducono notevolmente e possono occuparsi di un numero maggiore di pazienti. Quindi il problema sì, è encomiabile il fatto che il governo faccia tutto il possibile per garantire il sangue, ma dobbiamo andare a vedere poi come viene utilizzato e chi lo usa, e magari non è il paziente che effettivamente ne ha bisogno, quindi dobbiamo cambiare questa mentalità. Grazie mille. Thank you very much. Come al solito, più si parla, più ci si confronta e più si trovano punti di vista che aiutano a capire la complessità del problema, ma anche a vedere come questo problema può essere affrontato in maniera differente per arrivare a un risultato che sia ottimale per tutti. Efficacia e efficienza, a me lo insegnavano ai tempi dell'università, ma credo che sia ancora molto valido. E come il parlarsi porti alla luce come tutti dobbiamo remare in tutte queste direzioni senza dimenticarcene mai neanche una. E credo che sia questa l'altra parte fondamentale. Altri commenti? Posso? Certo che sì. Sì, vi porto dal punto di vista di un ematologo clinico coinvolto nella cura dei pazienti mielodisplastici. Il tema è adattare le cure alle esigenze del paziente. Ora abbiamo parlato di qualità di vita e nella pratica clinica quotidiana di un ematologo che è coinvolto nella gestione delle mielodisplasie, la determinazione e la misurazione della qualità di vita è pratica comune per i pazienti coinvolti in studi clinici, mentre non è pratica comune nei pazienti non coinvolti in studi clinici. Questo è un punto dolente. Normalmente la qualità di vita nei pazienti non coinvolti in studi non viene fatta e vi assicuro che avrei anche difficoltà ad interpretare la singola determinazione, mentre è più semplice interpretare i risultati cumulativi di uno studio. Ora, invece, questo deve diventare pratica clinica
quotidiana e noi dobbiamo allenarci ad imparare a fare questo. Il medico coinvolto nella cura delle displasie dovrebbe essere come un sarto che fa un vestito su misura per quel singolo paziente. Vi porto sinteticamente due situazioni cliniche problematiche tuttora non risolte. La prima, qual è la soglia ottimale al di sotto della quale trasfondiamo un paziente con anemia cronica mielodisplasia? Ora, normalmente nella pratica clinica comune, diciamo, il consenso è intorno agli 8 grammi, una pratica relativamente restrittiva che può essere aumentato se il paziente è anziano o ha delle comorbidità. Però questo è discutibile, va valutato clinicamente. Ci sono stati dei piccoli studi prospettici condotti però su piccoli numeri di pazienti che hanno confrontato un approccio restrittivo verso un approccio più liberale, al di sopra di 10-10,5. E hanno visto che c'è un guadagno in termini di qualità della vita per i regimi più liberali. Però erano due studi prospettici di piccole dimensioni e della durata solo di 12 settimane, quindi molto breve. E poi si è visto che c'è un guadagno in termini di qualità di vita, ma a prezzo di un aumento delle trasfusioni e un aumento anche dell'accumulo di ferro, della ferritina. Quindi è discutibile, è tutto dimostrare che questo guadagno in termini della qualità di vita si mantenga per un follow-up di 1 anno, 2 anni. Ecco. Però a questo punto, secondo me, il medico deve imparare a valutare anche nei pazienti non coinvolti in studi clinici la qualità di vita periodicamente, un assessment periodico di questo. E discutere le scelte che lui fa col paziente. Un altro aspetto che può esserci è quello, per esempio, del paziente regolarmente trasfuso a cui si propone una terapia chelante del ferro per ridurre l'accumulo di ferro. Ora, in termini di beneficio clinico immediato, molto spesso non ce n'è, perché c'è una minoranza di pazienti, circa un 20%, che riduce le trasfusioni, ma nella maggioranza dei pazienti non vede un immediato beneficio e può anche vedere forse un leggero peggioramento della qualità di vita a causa degli effetti collaterali gastrointestinali. Però poi noi sappiamo che ci può essere invece un reale beneficio clinico, per esempio perché si ritarda e si evitano certi ricoveri dovuto al peggioramento della funzionalità del cuore e del fegato a causa dell'accumulo di ferro. Però questo noi dobbiamo condividerlo col paziente, dobbiamo misurare la sua qualità di vita, partecipare a queste informazioni col paziente e discutere del fatto che se il peggioramento della qualità di vita non è troppo impattante, non è eccessivo, questo può essere una scelta accettabile. Insomma, dobbiamo spendere tempo, dobbiamo misurare sistematicamente, periodicamente la qualità di vita in tutti i pazienti e dobbiamo condividere queste informazioni, discutere queste informazioni col paziente. Grazie mille. Allora, vediamo però di capire insieme cosa portiamo a casa da questa giornata, no? Perché in tutte le discussioni che abbiamo fatto oggi abbiamo chiesto ai clinici l'ascolto. Abbiamo detto, noi vogliamo che il clinico che abbiamo di fronte dal punto di vista dei pazienti ci ascolti perché vogliamo arrivare presto a una diagnosi e lui deve saper individuare in quello che gli raccontiamo quali sono segni e sintomi che portano a una diagnosi sempre più precoce e quando poi siamo in terapia e abbiamo la diagnosi vogliamo che ci ascolti per capire se siamo nella direzione giusta oppure no e questo lo chiediamo ai clinici. Ai pazienti chiediamo di essere sempre più capaci di esprimere i loro bisogni, cercando di tradurli in un linguaggio che sia comprensibile anche al clinico. Ma cosa chiediamo quindi i nostri medici? Abbiamo chiesto alle nostre associazioni, chiediamo di sviluppare strumenti che possano aiutare sia in un senso che nell'altro. Cosa chiediamo alle istituzioni rappresentate qui dal dottore, ma anche alla politica rispetto a quello che può essere cambiato e migliorato in tutto questo sistema? Io mi sono segnata, allora, un uso del sangue, vale a dire, siamo sicuri che stiamo usando il sangue nel migliore dei modi possibile? Come possiamo esserne sicuri? Dobbiamo sviluppare delle linee guida? Dobbiamo capire qual è l'appropriatezza terapeutica rispetto a ciascuna patologia e così via. Chi lo fa? Come lo fa? La misurazione della qualità di vita ci serve
per capire se le terapie davvero funzionano e quindi dare un feedback rispetto a quella terapia per quel paziente, e per ottimizzare tutto il percorso di cura, che non è solo terapia, ma accoglienza all'ospedale, assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, possibilità di lavorare, eccetera, 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 eccetera. Chi lo fa, come, quando. Avete altri spunti rispetto a questo? Cioè, quali sono i punti su cui da domani dobbiamo lavorare e chi lavora su cosa e come si confronta con gli altri attori? Allora, rispetto a questa tua richiesta, secondo me è importante che noi pensiamo e guardiamo anche a quello che sta succedendo oggi in Italia. Oggi si parla di PNRR, si parla di case della salute, si parla di attuazione del DM 77, 71, eccetera, 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 ma qualcuno ha poi visto come implementarlo il modello? Perché il modello, ma i pazienti oncoematologici, le strutture ematologiche, sono coinvolte in questo modello assistenziale o di presa in carico, diciamo, a livello territoriale, o come mi è successo di sentir rispondere a uno dei 21 rappresentanti dei 21 sistemi sanitari italiani, che non se ne parla. Nelle case della salute non ci sarà risposta per una, tra virgolette, domiciliazione del paziente più prossimi al proprio domicilio, per intenderci, perché quelli sono nati per i pazienti cronici, ma i cronici oncologici come vengono collocati? Si è pensato ad avere un supporto territorio con lo lab, diciamo, centralizzato del centro di ematologia, perché noi pazienti aumentiamo. La cronicizzazione è una realtà che le terapie hanno portato. La logica direbbe che non possiamo continuare, visto che il numero dei centri di ematologia e gli ematologi non crescono, anzi vanno in pensione e non vengono rimpiazzati. Come facciamo a tenere conto di tutte queste persone? Come vogliamo fare il modello di presa in carico? Alla malattia oncoematologica si aggiungono le comorbidità classiche dell'avanzare dell'età. Allora, il modello della cronicità, neanche questo risponde a queste terapie, perché quando si parla di cronicità in Italia ci riferiamo essenzialmente a quelle malattie classiche, l'ipertensione, il colesterolo, il diabete, eccetera. Ma oggi ci cronicizziamo parecchio noi, pazienti ematologici. Io so 23 anni che afferisco a un centro ematologico e ogni 3 mesi o ogni 6 mesi vado lì a fare i test. Ma come facciamo a farci prendere in carico da quello che è il medico più prossimo a me, che è il medico di medicina generale, che quando sente parlare di medici andiamo a parlare con l'ematologo? Cioè, capisci, ci sono una serie di cose che vanno, quello che diceva prima il dottore, cioè il titolo quinto della Costituzione, il sistema non prevede queste cose, ma il sistema sanitario dovrebbe un po' guardarli tutti insieme. Non possiamo avere una diversificazione che un ospedale, parlo del Piemonte dove vivo, fornisce la terapia sottocute al 90% dei pazienti di mieloma che hanno bisogno di quel farmaco, e un altro ospedale, il più grosso che c'è a Torino, non lo fornisce perché il costo di quella terapia può essere maggiore. Allora dobbiamo metterci d'accordo, cioè non è possibile avere una sanità che possa essere diversificata in funzione delle direttive del direttore di azienda piuttosto che della regione, piuttosto che dell'ente pubblico preposto a quel territorio. La salute, l'articolo 32 della Costituzione prevede che tutti i pazienti, tutte le persone, tutti i cittadini abbiano diritto alla stessa approccio diagnostico terapeutico. Ma quando non vogliamo prendere in considerazione una rete come quella di Labnet del Gimema, che è un modello che non implementa però i 21 sistemi sanitari diversi, ma che costruisce una rete di laboratori certificati che afferiscono poi a 3 laboratori centrali che fanno da riferimento per tutti i laboratori satellite,
e che garantisce che un paziente a cui viene effettuata un'analisi molecolare per un determinato problema ematologico a Torino sia uguale misurato con la stessa scala di un paziente a Catania piuttosto che in un centro piccolo. Questo il sistema non lo prevede, anzi, se io devo spostare il campione di sangue fra una regione e l'altra perché il laboratorio di riferimento è nell'altra regione, no, noi in Italia costruiamo 4-5 laboratori o uno per ogni regione perché ogni regione vuole il suo. E questo nelle malattie rare, come sono le malattie del sangue, è una cosa controproducente dal punto di vista economico. Io devo trovare la migliore opportunità, la migliore terapia, e fra l'altro nel caso del sangue viaggiano i campioni e non il paziente, nel posto migliore che mi garantisce la migliore accuratezza diagnostico-terapeutica. Vorrei fare qualche considerazione in tema di contributo dal livello governativo nel tentativo di rendere più omogenee le attività assistenziali, visto che siamo consapevoli che c'è un gap tra le regioni virtuose e altre che lo sono di meno. Partendo dal sangue. Il sangue, a differenza, il sangue quindi la medicina trasfusionale, a differenza delle altre prestazioni assistenziali, gode dell'avere un organismo tecnico, che è il Centro Nazionale Sangue, che ha facoltà e capacità di interferire con i livelli regionali, presso i quali è insediato un centro regionale sangue che rende conto sia al CNS sia a noi del Ministero, e che ci rassicura sul fatto che gravissime criticità non ve ne sono, anche perché vi è un confronto virtuoso fra le regioni che si sono anche coalizzate per creare delle attività di acquisto sui plasma derivati cumulative e garantire quindi dei risparmi. Esordisco con questo per osservare che, ahimè, ci sono circostanze nelle quali le associazioni dei pazienti sono coinvolte solo nel momento nel quale vengono predisposti i PDTA, i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, insieme alle società scientifiche, ma quando si tratta di tradurre il PDTA a livello regionale, lì effettivamente viene meno il ruolo che le associazioni possono garantire, ma ciò non esclude che si possano rendere parte attiva, mettendo per iscritto le considerazioni che ritengono di dover attuare all'assessorato e magari mettendo per conoscenza il Ministero. Il DM70 che lei accennava prima e sul quale in parecchie regioni sono partiti dei conflitti anche violenti, è legato a questo, alla consapevolezza che coi paletti stretti del titolo V della Costituzione l'unica cosa che dal livello centrale si poteva prevedere è obbligare le regioni a garantire l'expertise corretto presso le proprie strutture ospedaliere, ahimè chiudendone molte, anche punti nascita se vogliamo, e quindi creando sconcerto nella popolazione, ma lo scopo era quello di incrementare la qualità dell'assistenza sanitaria. Ciò detto, e concludo, rammentiamo che le risorse che sono messe in campo grazie al PNRR, lo dicevo prima, per la telemedicina da un lato, per un ragionamento su uno scivolamento di competenze, c'è carenza di personale medico a tutti i livelli. I centri trasfusionali purtroppo diminuiscono la disponibilità di ore per i prelievi perché il medico trasfusionista non è presente il tempo sufficiente, e noi ci auguriamo, come è successo in altri paesi europei, che con un task shifting, questo scivolamento di competenze, si possa prevedere di garantire l'apertura dei centri trasfusionali anche grazie alle figure di professionalità sanitarie che in Italia hanno un percorso di formazione lungo e anche grazie all'affiancamento, a mio parere, potrebbero garantire dei servizi che corriamo il rischio di perdere. E quindi da un lato la telemedicina, dall'altro il task shifting, infine, perché no, spingere per quello che si potrà su una deospedalizzazione e quindi individuare un valore aggiunto nelle terapie a domicilio
che però garantiscano anche la sicurezza nei confronti del paziente e la prospettiva nei confronti della quale ragionare. Grazie mille, sono ottimi spunti che vanno assolutamente... Ah, ok. Yeah, I know that the Ministerio della un decreto che appunto afferma che i pazienti non devono essere, per il quale i pazienti non possono essere operati se sono anemici. Sappiamo che circa il 35% dei pazienti elettivi in Italia sono appunto anemici, quindi avete una legge che però prevede che non vengano operati, ma nessuno se ne occupa, nessuno si prende cura di questa legge. Non è colpa vostra perché voi avete creato la giusta legge, però sono i clinici, non gliene importa niente. Non sono educati, hanno ignorato, non hanno nemmeno visto i dati che io ho mostrato oggi. Giustamente detto che negli anni 70, negli anni 80 c'era l'epatite, c'era l'HIV che contaminava il sangue, però adesso non è più un rischio. Abbiamo un rischio dei rischi bassissimi, non si può nemmeno più chiamare rischio. Ma adesso vediamo dalla letteratura, dai grandi studi, che il problema della immunocorrelazione è 100 volte maggiore, forse anche 500 volte maggiore. Quindi, tornando all'Australia, perché utilizziamo 2/3 in meno del sangue rispetto all'Italia, 2/3 in meno, però abbiamo degli outcome migliori, perché i nostri clinici hanno imparato la lezione. Non sto dicendo agli ematologi clinici che possono applicare il PBM come altre professioni, ma quando altri pazienti fanno il PBM, allora c'è una riduzione del 50, 60, 70% delle trasfusioni e non c'è nemmeno il problema di ottenere abbastanza sangue per i pazienti affetti da patologie ematologiche. Quindi dobbiamo anche pensare a tutto il sistema sanitario, non dobbiamo più pensare in compartimenti stagni. Un altro punto da tenere a mente, io sono anche un economista, non sono solamente un ricercatore, un altro punto da tenere a mente è che il tasso della spesa sanitaria relativa al PIL in tutti i paesi occidentali aumenta. Pertanto davvero c'è quasi una lotta tra la sicurezza nazionale, l'istruzione, la medicina, la sanità e questo non può andare avanti perché si passano sempre più risorse alla sanità, ma questo deve finire perché chiaramente abbiamo delle società che invecchiano sempre, l'Italia è il paese che ha la popolazione più vecchia al mondo, l'assistenza e l'indice di case mix è sempre più pesante, sempre più difficile da gestire. Pertanto dobbiamo migliorare la produttività nella salute, nella sanità. Questo dobbiamo utilizzare gli stessi soldi ma avere una maggiore produttività. La produttività vuol dire che abbiamo degli output maggiori sull'input rispetto all'input e questo ci può essere dato dalle terapie, dalle diagnosi e una delle peggiori terapie è la somministrazione indiscriminata delle trasfusioni, perché questo è un fattore enorme di costo e posso dirvi che in ciascun ospedale i pazienti sottoposti a trasfusioni creano più costi, generano più costi e l'abbiamo visto in Australia, abbiamo abbiamo intervistato vari chirurgi che si occupano di tumori del colon retto e hanno fatto uno screening per l'anemia, hanno trattato l'anemia e poi abbiamo ridotto il costo di ogni caso di svariate migliaia di dollari per caso. Quindi vedete c'è un potenziale enorme. Ed è un qualcosa che tutti nel mondo della medicina devono capire, non solo una professione. Vorrei continuare su questo punto. Un attimo che indosso le cuffie. Nell'attuale sistema nel Regno Unito, per esempio, il dibattito corrente
prevede di continuare a dare soldi al sistema sanitario nazionale. Questo però non è la risposta, perché fa semplicemente sviluppare l'inefficienza del sistema. Come Axel diceva, bisogna ridurre le opportunità di costo, perché ogni euro che viene speso nel sistema sanitario ha degli svantaggi per gli altri sistemi, per l'istruzione, per i trasporti e così via. Quindi è un'opportunità che bisogna cogliere. Purtroppo i governi sono molto lenti a capire questo. Very nice point of view. E su questo credo che potremmo dare uno spunto all'Istituto Superiore di Sanità, che ha proprio il compito di fare studi e linee guida e capire rispetto a questa posizione che c'è stata illustrata e che ha funzionato in altri paesi e che comunque ha una dimostrazione scientifica, come anche in Italia si possono dare delle raccomandazioni magari rispetto all'utilizzo delle sacche di sangue e al miglior utilizzo di queste sacche in determinate circostanze. E credo che la sinergia con l'Istituto, che è proprio l'organo tecnico del Ministero della Salute e che è quello deputato a indirizzare, anche quantomeno studiare e far capire dove si deve andare poi a influire con i dettami legislativi, potrebbe essere un buon assist. Voleva commentare qualcosa? No, concordo, è noto che il Centro Nazionale Sangue è organismo tecnico che regna, è dentro l'istituto, quindi noi già ci ritroviamo in una condizione come questa, e anche le considerazioni in tema di blood management e quindi di best practice che noi intendiamo spingere da alcune regioni, le più virtuose, alle altre che lo sono meno, vede in Italia un ostacolo nel fatto che il sangue è gratuito, è una risorsa che il paziente non paga, la paga la regione la risorsa, è chiaro, e diventa difficile prevedere un controllo dell'uso corretto e penalizzare economicamente le strutture sanitarie che ne prevedono un uso, diciamo, che meriterebbe qualche correzione. Però si sta ragionando in questi termini perché noi vediamo le incongruenze nell'uso da un lato e nella produzione di plasma derivati dall'altro, che assolutamente deve trovare una correzione. Ecco, no, ti dico solo una cosa rispetto all'uso diverso fra regioni. Allora, io porto l'esperienza del coordinamento dello screening neonatale esteso, no? Allora, ogni regione si organizza come vuole, però sulla base di principi condivisi da tutti e di un coordinamento nazionale che cerca di omogeneizzare sempre di più attraverso il confronto di buone prassi, la formazione degli operatori che sono deputati allo screening neonatale e così via, e quindi cercando di muovere il sistema piano piano tutto in una stessa direzione, senza andare ad influire sulla sovranità regionale. Allora forse un modello di questo tipo, che è di tutto un altro genere e natura, ma che attraverso il centro trasfusionale sangue, attraverso una maggior partecipazione delle regioni, attraverso linee guida emanate anche dall'istituto e piano piano lo scambio che già state cercando di fare, come ha detto, di buone prassi fra regioni, però a quel punto fatto in maniera istituzionalizzata, continuativa, con riunioni periodiche e tutto il resto, potrebbe forse, ve la lancio lì, essere un modello a cui riferirsi per cercare di capire come tutti insieme andiamo in quella direzione. Ora ti lascio parlare, ma per un minuto, perché poi prima di chiudere abbiamo un'altra testimonianza. Più che altro approfitto della presenza dell'amico del professor Samsalek per anche in questo caso tornare a dare voce a chi non ha voce, cioè, e quindi a noi pazienti. Spesso non abbiamo voce. Come gli studi di qualità della vita, come i sistemi di HMR-PRO ci permettono di risparmiare risorse e non solo rispondere a bisogni della persona, ma ci permettono di essere anche un qualcosa che può tornare utile al sistema nel suo complesso. Come pensi che possiamo inquadrare questo anche come qualità della vita, non solo come sangue, ma anche qualità della vita, raccolta dei dati, come può essere utile per la clinica, la pratica clinica e gli outcome dei pazienti? And also patients' outcomes.
Beh, la raccolta dati potrebbe contribuire in questo modo, ovvero si potrebbero utilizzare i dati per consentire alle organizzazioni di pazienti di fare delle campagne, di fare lobbying. Si potrebbero creare delle linee guida per la gestione terapeutica sulla base della qualità della vita. Ora, questo già è stato fatto, ma la mia sfida che lancia la dottoressa Olivo, c'è un qualche modo in cui con la raccolta dati potrebbe calibrare un livello della qualità della vita al quale le trasfusioni possono essere iniziate, avviate? That's a very good question. È un'ottima domanda. Allora, parlo in italiano o in inglese? In italiano. Allora, diciamo che questa sarebbe la terapia individualizzata, cioè la misurazione della qualità della vita in un paziente nell'unità di tempo, per capire quando è che il paziente si sente male o si sente bene e quanto si rapporta alla trasfusione o al tempo alla trasfusione, prima o post. Poi ci sono anche modi di studi aggregati, ma non ci aiutano. Secondo me è sempre individualizzata ed è questo un buon management del paziente. Non so se ho risposto alla tua domanda in pieno. Volevi altro da me? Questo sia il dibattito che dobbiamo continuare ad avere, perché l'unico modo in cui possiamo avviare, come lei ha detto, cioè non c'è nulla che avviene sul terreno in termini di prassi clinica, ovvero l'utilizzo della qualità della vita per prendere le decisioni. Beh, questo è comunque un modo in cui possiamo creare un ambiente in cui i clinici, per generare non solo ad esempio possono utilizzare gli elementi biologici e possono cominciare ad utilizzare i punteggi, gli score di qualità della vita per capire come queste informazioni possono essere loro utili nelle decisioni cliniche e nelle decisioni appunto terapeutiche. Vorrei aggiungere, vi ho mostrato lo studio sui 600.000 pazienti. Prima di avviare il progetto in Australia occidentale abbiamo lavorato per 14 mesi per stabilire uno strumento per il benchmarking per i pazienti. Perché avevamo detto che appunto questo tool doveva essere orientato ai pazienti, volevamo chiaramente conoscere il tasso delle trasfusioni, ma eravamo molto più interessati a sapere quali erano gli outcome, volevamo conoscere il tasso di inflazioni, il tasso di polmoniti, il tasso di infezioni, le infezioni, appunto la durata dell'ospedalizzazione, l'utilizzo di agenti farmaceutici come l'utilizzo del ferro o altri. E abbiamo avuto quindi il consumo, l'input e poi abbiamo avuto l'output, ovvero i dati sugli outcome. E questi dati solamente questi dati ci hanno consentito di cambiare la nostra prassi. Abbiamo mostrato a ogni clinico, a ogni chirurgo, tutti ci dicevano no, ma noi siamo perfetti, noi non utilizziamo il sangue. Poi quando abbiamo mostrato loro i dati hanno cominciato a guardarci e in Europa abbiamo creato, io e i miei colleghi, abbiamo sviluppato un progetto della Commissione Europea 7-8 anni fa, lo potete cercare su Google, linee guida per l'implementazione della gestione ematologica del paziente in Europa. Questo era un progetto con 2 documenti, come implementare la PBM dalla parte dei governi top down e da parte degli ospedali bottom up. E i dati devono essere presi in considerazione, i dati sulle anemie. Sono dati semplici, ad esempio il Chrome è fatto, è svolto in modo standard, quindi bisogna raccogliere questi dati, ma nulla poi è successo. Abbiamo emesso delle raccomandazioni
e queste sono delle raccomandazioni dell'Unione Europea, ma nessuno le applica. Ma noi potremmo risparmiare davvero miliardi facendo questo, e chiaramente anche includendo i dati sulla qualità della vita. Però non è tutta, diciamo così, la situazione non è poi così negativa. Io sono stato coinvolto nello sviluppo di appunto score sulla qualità della vita già da 40 anni. E 40 anni fa, quando parlavamo di misurare la qualità della vita, quando dicevamo che volevamo sviluppare degli strumenti per misurare la qualità della vita, mi guardavano come se fossi un marziano. Ma adesso siamo qui a parlare dell'importanza di questo outcome. E sono anche sicuro che voi avete tante richieste ogni giorno, ogni mese, da parte di varie entità che vi chiedono di guidarli nel modo migliore di trattare la popolazione di cui si occupano. Quindi possiamo fare questo salto, però non è abbastanza. Adesso noi dobbiamo fare in modo che davvero implementiamo questa realtà nella nostra prassi quotidiana. Ma il problema è che molto spesso ci focalizziamo sullo score, sul punteggio, ma quello che è importante su base individuale è analizzare come i pazienti individuali rispondono all'interno dei vari elementi del tool, perché guardando questi elementi possiamo identificare delle aree dei bisogni maggiori del paziente. Prima di terminare vorrei fare anche un commento su quanto è stato detto dal dottore dello studio che è stato presentato. Un altro elemento importante per noi, come avete detto correttamente, è fare attenzione alla qualità della vita dei membri della famiglia, perché nella maggioranza dei casi la famiglia o comunque il caregiver ha la stessa età della persona, del paziente, potrebbe esserci un burnout. E pertanto bisogna considerare anche questo in tutta l'equazione per il trattamento del paziente, è importantissimo. Grazie anche per questo ultimo appello Thank e you. risultato di tutto quello che abbiamo discusso oggi. Sì, dovrebbe essere aperto. E, Non si sente. Adesso, ok, ci siamo. È il tempo di chiudere, devo fare un po' l'antipatica, però il nostro tempo è scaduto, ce ne siamo presi anche un po' di più perché abbiamo iniziato in anticipo. Quindi io vorrei ringraziare AIL e AIPASIM per aver organizzato questo dibattito che è stato così ricco di spunti e di cose interessanti e di proposte anche per il futuro. GIMEMA e Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche FISIM per il patrocinio che hanno dato a questo evento, gli sponsor che sono a contributo incondizionato che vedete qui dietro le mie spalle, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Roche, Insight, Solvon, Novartis, Pfizer e Takeda con contributi differenziati, la sede che ci ospita, tutte le persone che oggi hanno fatto da relatori e che hanno partecipato, il dottor aiutatemi con i nomi perché sono una Dionisio, per la sua presenza e per l'attenta attenzione con cui ha considerato tutte le richieste che sono state fatte oggi. Permettetemi di ringraziare Paolo Pasini, che veramente oggi ci è mancato e so che ci sta seguendo da lontano, ma avremmo voluto che tu fossi qui con noi. Grazie per il messaggio che ci hai mandato, ma la prossima volta ti vogliamo qui, combattivo come sempre. Grazie alla dottoressa Oliva che ha fatto da referente scientifico per tutto il programma ricchissimo di relazioni anche internazionali, e quindi grazie, ci vediamo in un'altra occasione per continuare a discutere su queste cose e a capire insieme come possiamo andare avanti. E grazie ad Annalisa Scopinaro che ci ha moderato in modo sapiente e intelligente. Grazie.